Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna degli UFO e dei misteri al Salotto dei Misteri. Oggi, come molti hanno commentato su Facebook, puntatone, infatti siamo in 6 i ricercatori che questa sera parleremo. Molti rappresentano anche delle associazioni ufologiche e delle realtà che abbiamo già conosciuto nell'arco delle varie puntate, così come i relatori che sono già stati tutti quanti qui con noi. Gli argomenti della serata naturalmente sono tanti e le opinioni saranno tante e diverse. Il motivo per cui infatti siamo tutti qui, o meglio tra poco saremo tutti qui, è proprio perché voglio che vengano date più opinioni, seppur queste siano probabilmente un po' tutte differenti, su determinati argomenti del momento come quello dei droni, quello dei plasmoidi, il fenomeno UFO in generale, la disclosure, e a questo aggiungerei anche una serie di fenomeni naturalmente diffusi un po' a macchia nel globo, che si stanno manifestando e stanno destando tutta una serie di preoccupazioni, come per esempio le numerose avarie agli aerei, agli elicotteri, anche alle navi, e naturalmente gli incidenti, la comparsa di strane nebbie definite dalle stesse persone che le hanno potute vedere e che hanno magari anche visionato della documentazione ospedaliera che riguarda questa nebbia polimerica, ma anche tutta una serie di altre anomalie che stanno apparendo nel mondo, come gli uccelli migratori che vanno in senso inverso, migrano in senso inverso, come morie di pesci, attività sismiche, eccetera, che in qualche modo destano appunto preoccupazioni e sembrano, ovviamente non c'è nessuna prova che sia così, in qualche modo essere un fenomeno legato alla comparsa di determinati oggetti in determinate zone. Probabilmente non c'è una connessione diretta, ma il fatto stesso che i vari fenomeni avvengono sempre negli stessi posti desta dei sospetti. Quindi ci vediamo tra 8 secondi dopo la sigla del Salotto dei Misteri, naturalmente con tutti i nostri ospiti. Allora, un benvenuto a Massimo Angelucci, Andrea Dalbon, Pietro Marchetti, Massimo Cirani e Michele Paparella. Buonasera a tutti. Buonasera. E un caloroso benvenuto naturalmente a tutti coloro che sono già qui con noi collegati e tutti coloro che si collegheranno a momenti e quelli che vedranno la live poi in differita. Come dicevo all'inizio, siamo qui in tanti per esprimere le opinioni, ovviamente non tutti rimarremo fino alla fine della live perché giustamente ci sono delle esigenze importanti e ognuno ha degli impegni magari per domani mattina e quindi non può fare tardi. Quindi nell'arco della puntata naturalmente andremo a diminuire di numero, ma non per questo comunque non porteremo a termine diciamo la risposta a tutte le vostre eventuali domande, che sono sicuro che saranno davvero tante questa sera. Già qualcuna è stata programmata. Allora, in questo periodo si sta parlando essenzialmente di 4, 5 o più cose che hanno attirato un po' l'attenzione di tutti e che a volte, a secondo del pubblico, di chi osserva, di chi legge, di chi ascolta, di chi visiona, sembrano essere delle stupidaggini oppure sembrano essere le solite cose, la solita solfa, mentre per altri sembrano invece delle novità, dei progetti importanti, eccetera. E naturalmente faccio riferimento in primis alla nuova task force che è stata annunciata da Anna Paolina Luna e che proprio nella giornata di oggi, non so se lo sapete, ha fatto un nuovo video, un nuovo annuncio in cui ha già detto che la prima seduta al congresso
aperte al pubblico, perché saranno tutte sedute aperte al pubblico, quelle che verranno fatte, sarà fatta esclusivamente sulla faccenda dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy, e che a ogni seduta verrà affrontato un argomento specifico. Quindi ha citato nuovamente il fenomeno UFO-UAP, ha citato la morte di Bob Kennedy, di Martin Luther King, la questione delle origini del Covid, la questione delle liste di Epstein, e ha aggiunto un'altra cosa, io adesso non mi ricordo qual è. Chiedo a Salvo di UFO Alien Channel, che è in chat, se me lo può scrivere, visto che lui ha già pubblicato la dichiarazione di Anna Paolina Luna, che alla fine cita un altro argomento segreto che verrà annunciato. Ne ha fatte diverse Paolina di annunci. Sì, no, ma questo è proprio credo proprio di oggi. Nel frattempo vi dico che l'attività sismica ha attirato l'attenzione del mondo dell'ufologia nella giornata di ieri, perché ci sono state delle scosse di terremoto vicino all'area 51 e subito qualcuno ha cominciato a gridare che si tratta di esperimenti di armi sismiche, eccetera, eccetera. Quindi inizio con questa cosa. Secondo voi, ovviamente, diciamo che da Massimo Angelucci, Andrea, poi Pietro, Massimo Cirami e Michele Paparella, così andiamo per ordine, mi date una vostra opinione. È plausibile che qualcuno stia conducendo, e ovviamente basandoci su cosa, esperimenti sismici, partendo dal presupposto che in realtà ce ne sono già stati anche nel Tirreno in Italia, fatti dalla flotta americana, eccetera, nell'area 51, oppure ci sia qualcos'altro in quella zona che magari può essere considerato una minaccia, visto che in questo momento la minaccia viene vista in ogni dove e in ogni cosa. Silenzio. Chi inizia? Io? Massimo, il microfono spento. Io? No, Massimo Angelucci. Non si sente. No, non ti si sente lo stesso. Spento il microfono. Allora, così mi sentite? Sì, perfetto. Adesso sì. Perfetto, ho tolto la cuffia. Allora, in sostanza, quello che è stato detto da Gabriele ora effettivamente ha un fondamento, cioè è plausibile che vi siano esperimenti di interferenza di un certo tipo che inducano ovviamente a scosse sismiche artificiali, ok? Azioni sismiche artificiali. Allora, tra l'altro è anche il mio mestiere, io faccio calcoli strutturali nell'antisismica e vi posso dire che conosco abbastanza bene, almeno sicuramente tutto il territorio italiano, che comunque oggi è classificato tutto sismico. Ora, se poi questo è avvenuto anche e sta avvenendo anche presso l'area 51, proprio questo tipo, diciamo così, di evento, questo non lo posso dire, non lo so. Non conosco l'area di che tipo sia, se è sismica, se è un'area tranquilla, eccetera. Comunque dobbiamo sapere che il territorio italiano è prettamente sismico perché ovviamente è un territorio vulcanico. Negli Stati Uniti è pieno di aree sismiche, quindi può essere anche qualcosa di naturale. Non però per questo possiamo escludere che vi siano esperimenti di questo tipo. Guardate, gli esperimenti di questo tipo ci sono anche a livello meteorologico e quindi a livello proprio di induzione di certi tipi di diciamo, eventi che stranamente avvengono spesso in certe circostanze anche con anomalie rispetto alla quella che è la normale, diciamo, manifestazione di quel fenomeno. Quindi io onestamente vi dico, credo che è possibile, credo anzi che stanno facendo degli esperimenti, non so se nell'area 51 sia proprio questo. Prego. Allora Andrea. Ok. Ma allora, io sull'area 51 non lo sapevo di questa cosa, ma bisognerebbe più che altro capire magari l'origine, quindi perché che lì ci siano i terremoti è un discorso, ma
a questo punto è qualcosa da un'altra parte che sta puntando magari a fare dei sismi in quelle zone, non so, si potrebbe ipotizzare. Io quello che recentemente ho trovato, ad esempio, che sto facendo una ricerca sull'Antartide, su un documentarista che si chiama Eber La Vecchia, che è un uruguaiano. Ecco, lui ha portato in effetti diciamo, alcune ipotesi molto particolari di queste sfere che si trovano in Antartide, che sono le classiche cupole che si possono vedere anche da Google Map, quindi con all'interno però queste parabole, e lui in una delle sue spedizioni recenti fatte proprio in Antartide ha fotografato, credo, non so se poi filmato ad infrarossi, un raggio che parte da questa famosa parabola e va verso il cielo. E a detta sua, insomma, o magari di qualche ricerca, sembrerebbe essere proprio una questione di controllo climatico e quindi probabilmente anche di una questione di terremoti, quindi non lo escludo assolutamente. Per quanto mi riguarda esiste da sempre, no? Cioè, nel senso, è già da tanti anni che in realtà questi esperimenti, come abbiamo più o meno tutti quanti chiarito, ci sono, insomma, quindi non lo escludo assolutamente. Vai Pietro. Allora, per quanto, diciamo così, ritengo io personalmente sono più propenso a credere in considerazione del mutato clima geopolitico e internazionale e sulla nuova strategia politica del governo americano, che probabilmente, secondo me, hanno testato dopo tanti anni probabilmente un ordigno nucleare. La cosa può essere presumibile, visto che la località è altamente classificata, siamo in zone dove non vi sono per decine di chilometri, forse centinaia di chilometri, abitazioni. I test nucleari si fanno sempre in queste zone qui e l'America ha abbastanza, diciamo così, tradizioni in test nucleari nei vari deserti che possiede, tra il Nevada, l'Arizona e così via. Quindi secondo me nulla è ipotizzabile che magari abbiano testato qualche piccola ordigno tattico di qualche megatone, magari anche meno, qualcosa da utilizzare in ambito di campo di battaglia per uso tattico, diciamo così, e magari dopo tanti decenni che non sperimentavano più per i vari trattati internazionali e per non alimentare una nuova corsa verso, diciamo, il nucleare, magari qualcosa hanno testato. Magari questi nuovi ordigni che si dice, si vocifera che hanno una grande capacità di distruzione ma hanno una bassa emissione di radioattività. Non lo so, non penso che un terremoto così, io non conosco se la zona sia sismica o meno. Deserti sismici ne ho sempre sentiti parlare poco. È più probabile che appunto abbiano magari testato qualcosa. Non credo che qualcun altro abbia magari mandato un messaggio allo zio Sam dicendola vedi di piantarla perché altrimenti ti affondo. Non lo so, lo sto solo sparando. Allora, prima di passare la parola a voi due, Salvo ha detto che l'altra cosa che ha annunciato Anna Paolina è i segreti sulla questione dell'uccisione in Afghanistan di Osama Bin Laden, perché c'è anche lì tutto un mistero particolare legato anche alla morte poi successiva dei Navy SEAL, la sparizione di alcuni personaggi, eccetera. E un'altra cosa che avevo dimenticato di dire prima, che nella zona dove ci sono questi sismi, vicino all'area 51, prima, quindi parliamo di un'epoca in cui l'area 51 stava sorgendo, c'erano proprio poligoni di tiro per armi anche nucleari, quindi non è una novità questa, almeno. Vai Massimo. Dico Massimo C o Massimo Sì. A, così. Allora, la questione dei terremoti intorno all'area 51 potrebbe essere anche una concausa di qualche esperimento, però
per generare terremoti molto importanti ci vogliono molte migliaia di megatoni, quindi io non so che tipo di nuovo arma o di nuova tecnologia stiano testando, se la stanno testando. Sembra strano che mettano a repentaglio i sotterranei e tutta la base, che ormai sono tutti laboratori di genetica e biologia. Mi sembra molto strano. Il dato da considerare invece per quanto riguarda i terremoti, che negli ultimi 40 giorni abbiamo avuto una media di 50 terremoti, mentre negli anni scorsi ne avevamo una media di 4 all'anno, e sono stati tutti rilevati a profondità molto diverse, chi a 150 km di profondità, 170, 30, 0, eccetera, eccetera, eccetera. E questi tipi di terremoti hanno mappato tutte le falde, le placche tettoniche che si stanno cominciando, tra virgolette, a squassare. Questo perché è stato anche rilevato da degli scienziati che la Terra ha avuto una dilatazione all'equatore, perché ci sono le pressioni interne che sono dovute al surriscaldamento del nucleo. Il nucleo sta cominciando a sciogliere gli strati interni della crosta terrestre. Prima lo faceva con una media di circa 6.000 km all'anno, adesso lo sta facendo con una media di 6.000 km al mese e lo sta cominciando a fare da 4-5 mesi. Questo io non è che me lo invento, ci sono dei forum di scienziati attendibili che sono capitanati da Edin Kocholain, che è uno scienziato statunitense con un curriculum che spacca gli schermi ed è un massimo esperto in neutrini. Sono qualche anno che fanno questo tipo di forum, lui e altri scienziati accreditati, qualcuno di loro ha preso anche dei bei premi, e hanno gridato un grido d'allarme da 4-5 anni. Ora che ci siano dei microterremoti che sono circoscritti all'area 51 potrebbe essere una questione di test, che invece siano terremoti che sono anche sparsi in giro per lo stato della California, questo è un altro paio di maniche. Questo è un altro paio di maniche. Diciamo che in California fra incendi e robe varie sono messi alla prova in modo sostanziale. Io un'ora e mezza fa ho parlato con un mio amico che è un italo-americano, abita in California e mi ha illustrato uno stato della popolazione a dir poco allarmante. Detto questo, per quanto riguarda sempre i terremoti, aggiungo questa cosa qui, che io nel mese di gennaio ho mappato tutti i terremoti che ci sono stati sul pianeta Terra e li ho sovrapposti a tutti gli avvistamenti che ci sono stati e coincidono perfettamente. Cioè gli avvistamenti in giro per il mondo si sono manifestati dove ci sono state attività sismiche e anche addirittura vulcaniche. Per quanto riguarda l'area 51 vi do un altro dato che non c'entra nulla con i terremoti. Questa è notizia di ieri, l'ho presa ieri notte. Il Dipartimento della Difesa nega tutti i militanti che dicono di aver lavorato dentro l'area 51. Abbiamo già 400 morti per tumori e ci sono militanti ancora in vita che sostengono di aver lavorato dentro l'area 51 che hanno varie patologie tumorali sparse. Ci sono quelle mortali. Ieri è morto il 400° militante che ha lavorato dentro l'area 51. Il Dipartimento della Difesa nega che loro abbiano lavorato lì, anche perché le loro schede sono tutte classificate, e quindi si difende sempre sotto la classificazione per la sicurezza nazionale. Però questi signori qua esistono, come esistono quelli da contatto da UAP che vengono monitorati da Gary Noland e che hanno patologie di varie specie. Questo fenomeno di militari che hanno subito delle anomalie fisiche permanenti esiste. Io adesso mi taccio, do la parola a Michele. Grazie. Allora, intanto ho accolto con interesse gli interventi precedenti
Posso dire di non essere un esperto di terremoti, ma so per certo, perché esiste proprio contezza di questo, che il Nevada, anzi il confine California-Nevada, è una zona sismica molto molto importante. Tra l'altro ci sono stati già terremoti negli anni precedenti, anche di entità molto forte, 6.4, 6.2, 5.9, parliamo degli anni dal 2020, 2021 e via dicendo. Quindi credo che comunque la zona sia sismica e che magari questo tipo di sismicità sia quasi, come dire, non sia una coincidenza, perché, come giustamente ha detto Massimo, c'è la Terra che è un po' in fermento. Le notizie si rincorrono sul fatto che il nucleo sta cambiando, quindi confermo quello che ha detto Massimo, e quindi a livello proprio geologico c'è una sorta di dilatazione, ma voglio dire, anche in altre parti del mondo sta avvenendo un po' di sismicità, ma pensiamo anche alle attività vulcaniche ultimamente che si sono un po', come dire, si sono un po' rinforzate. Se penso all'Etna in questo momento, collego anche al fatto che giustamente è stato rilevato la presenza di UFO in zone sismiche, ma anche in zone vulcaniche. Non dimentichiamo che i vulcani sono, come dire, quasi delle bocche attraverso le quali certi UFO penetrano. Lo sappiamo che appunto accade nell'America Latina, ma anche in Italia. Se pensate che ad esempio l'Etna è monitorato da una telecamera fissa sulle bocche principali e si sono avvistati degli UFO, come risulta da alcuni ricercatori del posto, posso salutarli se mi permettete, sono dei ragazzi siciliani, l'Osservatorio Ufologico Siciliano, sono giovani ma molto volenterosi. Ecco, hanno rilevato la presenza di UFO. Quindi credo che, insomma, il pianeta, che è un pianeta vivente, risenta comunque non solo delle nostre azioni, quindi un discorso antropico, ma anche un discorso generale di mutamento del pianeta stesso. Bisogna capire anche l'attività solare, se in qualche modo c'entra con questo tipo di situazione, perché Gabriele giustamente ha detto che gli incendi, sbalzi elettromagnetici e altri effetti di, ad esempio, spostamento dell'asse magnetico terrestre dei poli ci devono fare preoccupare. Questo perché la Terra, il pianeta, è un pianeta instabile e quindi bisognerebbe monitorare anche l'attività solare che a quanto pare è correlata anche ai terremoti che avvengono sul nostro pianeta. Allora, ragazzi, Gabriele, posso fare un inciso? Gabriele, scusa, sì, posso fare un inciso veloce? Sono andato a vedere i terremoti che negli ultimi giorni sembra imperversino. In realtà parliamo di terremoti che non superano il 2,7, 2,8, massimo esagerare 2,9 di magnitudo, quindi non parliamo di terremoti di alta entità. Quindi è possibile che sia dovuto a un'attività sismica normale, ecco, per capirci. Allora, in questo periodo ci sono state sicuramente tutta una serie di faccende, che alcune delle quali partono da metà novembre, raggiungono il culmine tra fine dicembre e la prima metà di gennaio e continuano a persistere e in alcuni casi ad aumentare. Tra questi c'è il fenomeno dei droni, il fenomeno dei plasmoidi. Io preciso sempre, quindi lo ribadisco anche in questa puntata, che gli americani distinguono il fenomeno delle luci in aria, esclusi i droni, in due fenomeni separati, quello degli orbs e quello dei plasmoidi. Molti erroneamente qui in Italia stanno traducendo i plasmoidi in orbs, ma io continuo a ripetere che non è così. Gli americani distinguono le due cose. Io ho avuto un'americana qui ospite che ha raccontato la sua esperienza, la storia, che vive in New Jersey, eccetera, e fa riferimento a due fenomeni divisi, proprio separati. Quello dei plasmoidi, che sarebbe pericoloso, una minaccia, viene definita così, in quanto intralcia il traffico aereo,
e quando si avvicina provoca dei blackout e tutta una serie di problematiche. Mentre gli orbs addirittura vengono definiti come delle entità a volte robotiche o che sembrano robotiche, che si manifestano con questa luce, si trasformano in questa luce e che cercano di comunicare con alcune persone, e ci sarebbero stati di questi casi. Ora io non voglio entrare in merito a questa questione perché ovviamente non abbiamo nessuna prova tangibile neanche a livello di fotografie o video, ma mi serve come trampolino per la prossima domanda che vi rivolgo a tutti quanti. Partendo dal presupposto che distinguiamo, e quindi vi farò una domanda per i droni, una per i plasmoidi, una per il fenomeno UFO in generale in questo momento, una per la questione della disclosure, eccetera, perché per me sono fenomeni collegati ma non sono lo stesso fenomeno. Allora, la prima cosa quindi che vi chiedo è cosa pensate che ci sia dietro il fenomeno dei droni, prima negli Stati Uniti, poi nel Regno Unito, in Germania, ora pressoché in molti paesi, incluso in Italia, perché sono stati avvistati anche in Italia in concomitanza di avvistamento di plasmoidi. Ed eventualmente se avete un'opinione anche sulla questione del legame tra i droni e questi plasmoidi. Sì, allora rispondo io. Sì. Fermo restando che comunque sia sono fenomeni abbastanza collegati, perché si sono manifestati diverse volte anche insieme. Allora, io tendo a fare una schematizzazione molto veloce. I droni al 90% sono nostri, ok? Anche se sono di grosse dimensioni, perché parliamo comunque di tecnologia militare e non parliamo di altro. Sappiamo bene che la tecnologia militare è avanti di 20 anni come minimo, se non di più, rispetto a quella che noi comunque conosciamo come tecnologia del vivere comune, pertanto è facile che siano nostri. Poi, per quel che riguarda, c'è una minima possibilità che siano loro, cioè che siano di questi visitatori, però lasciamola in un cantuccio. Per quel che attiene invece i globi luminosi, che io non chiamo plasmoidi, che come dico sempre, plasmoide si definisce un qualcosa che è fatto di plasma. E il plasma è ben definito, è il quarto stato della materia, è fatto da ioni positivi con elettroni liberi, quindi non possiamo certo dire che è plasma, perché nessuno di noi sa di che cosa sono fatti questi oggetti, quindi io li chiamo e li continuo a chiamare globi luminosi, come in ufologia abbiamo sempre fatto. Però di questi globi possiamo dire che, a mio parere, possono essere sia, se sono loro, di quelle parti, di quelle, diciamo, fazioni, chiamiamole razze, che possono essere definibili amichevoli, sia di quelle razze che tanto amichevoli non sono e che hanno dei progetti sul nostro pianeta. La ipotesi sempre sui globi, che potrebbero essere nostri solo nel caso in cui si stia verificando l'ipotesi del dottor Greer, cioè la false flag, cioè in buona sostanza che vi sia un vero e proprio esperimento, no, da parte dei terrestri, chiamiamoci così, per sperimentare appunto direttamente con i droni direttamente dei globi che in realtà non sono globi luminosi ma sono ologrammi. Non possiamo escluderlo questo, quindi la ragione per cui non li abbattono potrebbe anche essere questa. È un'ipotesi, ok? Quindi questo è il panorama, a mio parere. Il panorama in cui, il caso in cui i droni e i globi siano di questi visitatori, in tutte e due, diciamo, le tipologie, richiama molto le manifestazioni del passato in ufologia, i famosi navi fantasma della fine del Novecento, gli aerei fantasma delle prime sperimentazioni dell'inizio del Novecento in Scandinavia. Quindi potrebbe essere un pochino una manifestazione, come veniva definita da John Keel, di presa in giro, no? Quella cioè di anticipare le nostre tecnologie proponendocele loro. Ecco, questa è solo l'unica ipotesi in cui si potrebbe considerare questa evenienza. Prego, Andrea. Ma allora, io, come tutti, insomma, abbiamo visto in questi mesi questa evoluzione incredibile, no? Quindi con tutte queste manifestazioni di droni
Sul discorso proprio dei droni, io penso che la mia idea è quella che mi sono fatto, è che sia una specie di test, quindi per vedere magari la reazione della popolazione nei confronti di questi oggetti volanti. Poi adesso si potrebbe, però sono illazioni, no? Si potrebbe discutere se magari questi test li hanno fatti in concomitanza proprio della presenza di alcune sfere, di alcuni dischi, però mi faccio la domanda, dico, ci sono sempre stati, quindi per qual motivo andare ad utilizzare tutti questi droni per coprire eventualmente degli oggetti volanti, dal momento in cui, insomma, negli anni abbiamo visto che nei geli ci sono. Quindi la mia idea fondamentale è quella, che i droni rimangono probabilmente un test terrestre per vedere un qualche tipo di reazione, per vedere come si comporta la gente, come si paragona la gente vedendo queste cose, perché poi non dimentichiamo che noi ovviamente magari siamo addentrati negli argomenti, quindi per noi è abbastanza comune parlare di UFO e di dischi volanti, ma la maggior parte delle persone comunque rimane ancora fondamentalmente legata magari a qualche vecchio documentario e non è ben presente quanto sta accadendo, perché ad esempio anche su tutta la questione del New Jersey, tutta la questione americana, diciamo, e tutta l'espansione che sta avendo adesso, in realtà poi se parli con le persone quotidiane di tutti i giorni, sono veramente poche quelle che sanno qualcosa di queste storie. Quindi diciamo che è più una cosa per noi addetti. Quindi non lo so, la mia idea è quella comunque, rimane il fatto che i droni sono sicuramente da parte mia di tipologia terrestre, non so esattamente il motivo, e gli altri invece, chiaro, gli altri ragazzi può essere qualsiasi cosa, no? Quindi potrebbe essere una vera invasione, quindi stiamo parlando di una vera invasione aliena, potrebbe essere un discorso di Blue Beam, quindi una falsa invasione che viene creata a proposito, però anche lì il Blue Beam in realtà prevedeva abbastanza l'idea del panico e della distruzione. In questo momento non è successo, anzi addirittura si sono premurati molto all'inizio di mettere a quiete la cosa, dicendo anche se vedete questi oggetti in cielo non vi preoccupate, non succede nulla. E lì magari è un momento in cui in realtà poi la gente deve cominciare a preoccuparsi, quindi rimane un po' tutto così. Allora, io devo effettivamente sposare sia la versione di Massimo sia la versione di Andrea, perché anch'io credo che, salvo forse qualche sporadico caso, almeno il 90% dei casi questi droni è tutta tecnologia terrestre, anche perché non hanno queste grandissime capacità di volo tanto decantate. Sono stati visti volare a bassa quota, a bassa velocità. È curioso il fatto che non sono mai stati, diciamo così, intercettati. Giusto la notizia di questi giorni che nuovamente su alcune basi militari statunitensi sono stati avvistati, sono stati segnalati, ma non è che poi i militari hanno pensato bene di sparargli o di tirarli giù o di intercettarli, no, e hanno lasciati perdere. Sembra che un elicottero così della polizia abbia cercato un inseguimento che poi è finito in nulla. Allora hanno cercato il proprietario di questi droni a terra, non hanno trovato nulla. Ma allora è ovvio secondo me che perlomeno io parlo dei droni, è ovvio che secondo me il governo americano sa cosa sono. Io lo dico sempre, non dimentichiamo che è tuttora in vigore il Patriot Act negli Stati Uniti d'America, quindi non è che qualsiasi cosa vola tranquillamente su una città o su una base militare così impunemente. Magari può succedere una volta, no, succede per settimane, per mesi, no, non funziona così. Magari in qualche altro stato sì, ma in Italia, scusate, negli Stati Uniti d'America assolutamente no. Non li abbattono perché non vogliono batterli o perché non possono batterli perché magari è roba loro. E quindi da questo punto di vista qui si sposo perfettamente le valutazioni di Massimo e di Andrea. Per quanto riguarda il discorso, io preferisco chiamarli UFO luminosi, visto che questi pseudoplasmoidi
sfere di luce, Foo Fighter, chiamiamoli, una volta li chiamavano Foo Fighter, chiamiamoli come volete. Questo è un discorso un po' diverso, perché mostrano caratteristiche aerodinamiche e di propulsione non ben definite da un punto di vista di tecnologia terrestre, e quindi qui il punto di domanda uno se lo pone, dice: ma cos'è questa cosa qua? Fosse apparsa solo oggi e nella casistica mondiale non fosse mai esistita, uno magari pensava finalmente ci sono arrivati questi americani a far volare qualcosa di strano, ma questi fenomeni qui, come giustamente faceva notare Massimo, sono ben noti nella casistica, ci si perde nei decenni, ok? Forse addirittura anche Plinio il Vecchio ne parlava, e quindi altro che decenni, si va molto molto indietro. Ecco, in questo caso qui il dubbio che non sia roba nostra, secondo me, è molto forte. Anche qui non si può dire con certezza, perché se avessimo le certezze non saremmo qui stasera, però che non sia roba fatta di dadi e bulloni classici, diciamo così, e il sospetto è molto forte. Perché ci sono? Perché ci sono... è una bella domanda a cui io sinceramente non so dare risposta. Non credo che sia più un tentativo di sperimentazione nostra o un tentativo di falsa invasione per chissà quale cospirazione mondiale. No, io penso che, come già successo in passato in molti altri casi internazionali che hanno avuto una lunga durata, mi viene in mente così la famosa ondata del Belgio, apparsa e poi scomparsa, senza lasciare grandi cose dietro di sé. Io penso che tutto sommato potrebbe benissimo essere un disegno di qualche intelligenza magari non umana, che per motivi che non sappiamo decide che è il momento di farsi vedere. E poi per motivi che non sappiamo sicuramente sparirà, perché è già successo in passato. Io non mi aspetto altre eclatanti manifestazioni, poi sarò il primo a essere smentito sicuramente, però credo che durerà ancora un poco e poi la cosa comincerà a scemare, salvo cambiamenti importanti a livello geopolitico mondiale, perché ricordiamoci sempre che siamo una razza sotto osservazione. Massimo. Sì, io la penso diversamente da tutti voi. Io parto da lontano, ma da molto lontano, perché questa storia qui è partita nel 2017 e poi strada facendo hanno imbrogliato le carte a manetta. Allora, se Christopher Mellon nel 2018 ha dichiarato che ci sono rapporti di alleati NATO che sono degli incidenti uguali a quelli del caso Nini Princeton, facciamoci già una domanda. Se poi arriviamo al 13 di novembre, quando Luis Elizondo ha ribadito che le incursioni degli UAP sono state fatte sui siti sensibili mondiali, non statunitensi, mondiali, nessuno escluso, avrà dei dati come probabilmente lui li avrà visti molto chiaramente anche quando ultimamente ha fatto il consulente della Space Force, perché Luis Elizondo, dopo che è stato praticamente etichettato come un non veritiero, la Space Force ha ritenuto invece che lui era attendibile per istruire il personale della Space Force su come comportarsi quando ci sono gli avvistamenti UAP. Probabilmente Luis Elizondo ha una forte esperienza. Ryan Grace, anche il 16 gennaio, ha bacchettato Biden perché ci ha dormito sopra come un matto dopo che lui ha lanciato tutti i suoi appelli, e io penso che Ryan Grace oggi si possa ritenere il massimo esperto di avvistamenti, visto che li ha avvistati lui e i suoi squadroni di volo per 2 anni dietro fila tutti i santi giorni al largo delle coste della Virginia. Io penso che non ci sia persona più adatta
a dare certi tipi di definizioni. Infatti l'hanno convocato subito sulle televisioni nazionali quando c'erano gli avvistamenti di questi fatidici droni, che lui non li considera droni intanto, e forse perché ne ha un'esperienza molto più diretta. Detto questo, questi avvistamenti di droni, che se ne è fatto carico la FAA, però non ha spiegato, dopo che se ne è fatto carico, qual è il loro utilizzo e se stanno violando le giurisdizioni nazionali, che per legge non possono, perché il giorno dopo l'hanno presa per i fondelli tutti la FAA, perché ci sono stati degli avvistamenti alle 7:30 di mattina in pieno Dubai. Quindi gli statunitensi hanno detto: ma la faccia di giurisdizione anche a Dubai? Perché poi questo fenomeno non è iniziato negli Stati Uniti, questo fenomeno è iniziato in Inghilterra con le incursioni nella base, i sistemi antidroni non funzionavano, poi ci sono state le incursioni dentro le basi, la Wright-Patterson, la Landry, e ci sono state ultimamente incursioni dentro delle basi tedesche, i sistemi antidroni non hanno funzionato, e se hanno usato dei sistemi antidroni vuol dire che loro avvistavano quello che noi oggi chiamiamo droni. Però poi si vedono dei filmati dove questi droni si trasformano in volo. Allora io mi domando se è tecnologia terrestre, se realmente siamo a questi livelli. Io penso proprio di no. Io penso che i sistemi di occultamento di queste tecnologie che noi non comprendiamo, come ha detto l'ex direttore della DIA, che oggi è direttore generale della CIA, che vedevano fare delle cose che non comprendevano, la scienza non comprende. Lo stessa cosa dice il dottore che oggi è all'Aro, dice: certi fenomeni non li riesco a capire e non trovo nessuno che riesca ad aiutarmi a spiegarli. Allora probabilmente dobbiamo accettare il fatto che i loro sistemi di occultamento sono molto più avanzati di quello che noi supponiamo, perché questi fenomeni qua praticamente fanno come i Transformers, copiano quello che abbiamo noi e si mimetizzano diventando quello che noi costruiamo, e possono volare indisturbati. Poi quando loro gli girano le trabecole si trasformano in qualcosa di diverso. Questo è stato, l'abbiamo fatto vedere anche con Gabriele, è stato documentato in pieno giorno. Io penso che siamo andati... No. Ti interrompo un secondo, mi stai anticipando la domanda successiva, fermati. Bene. Io penso invece che non è tecnologia nostra, c'è un qualcosina che hanno messo di tecnologia loro, ma è caduta come delle pere sulle macchine dei cittadini dei New Jersey. Poi hanno smesso perché facevano più danni che tutto il resto. Se l'ex comandante del NORAD ha detto che uno dei nostri più avanzati caccia ha provato ad agganciare e ad abbattere uno di questi oggetti qua e non sono stati efficaci, un motivo ci sarà. Se un F-22 Raptor fa fatica ad agganciarli nel mirino FLIR, vuol dire che hanno delle grosse difficoltà. I sistemi antidroni non funzionano e l'FBI ha rifiutato le tecnologie che venivano date da una ditta che è la massima eccellenza nella costruzione dei droni, dove i tecnici hanno detto: noi non abbiamo mai visto questi droni, li consideriamo droni di classe 3, 4 e 5, perché grossi come un tir o come un sub li vedeva anche Ryan Grace a 30.000 piedi d'altezza. Cioè, delle 178 foto che ha scattato Ryan Grace, ne abbiamo 3 per concessione di grazia ricevuta che ha pubblicato Jeremy Corbell. Però Ryan Grace ha detto che ce n'è una moltitudine di forme e dimensioni. Le altre foto sono tutte classificate nei 16 briefing classificati alla difesa, dove Ryan Grace ha dovuto presiedere, perché oltre a essere un pilota all'epoca di F-18 Super Hornet è anche laureato in ingegneria aerospaziale. E proprio lui aveva lanciato l'allarme, aveva detto: mettiamo sulla costa le torri OD che abbiamo dismesso, le programmiamo tramite un programma specifico solo sul tracciamento degli UAP. Cosa ha fatto il governo degli Stati Uniti? Ne ha piantata una in Florida. Con una tu controlli tutto? Quando Ryan Grace il 16 gennaio alle televisioni ha detto: noi oggi non siamo preparati a questa cosa, ha detto la verità. E come l'ha detta all'epoca, la disse quando alla Casa Bianca Biden e compagnia cantante
hanno fatto quella pantomima perché avevano abbattuto un pallone sonda, abbiamo battuto uno UIP. Andatevi a vedere cosa gli ha scritto Ryan Grace su Politico. Casa Bianca non ha mai aperto bocca su quello che dice Ryan Grace e lanciava i gridi d'allarme. Il fenomeno UIP è un fenomeno serio e non lo prendiamo in considerazione. Ryan Grace dentro al cassetto sa 750 rapporti fra comandanti di linea e comandanti di aerei cargo, con tanto di tracciamenti, video e chi più ne ha più ne metta. E probabilmente è bloccato, anche se American Safe Aerospace è paragovernativa, è bloccata per il momento dal veto del governo perché devono vedere come fare a dire la verità. Probabilmente cominceranno il 25 di marzo, poi tante pantomime che hanno fatto decadranno perché sono obbligati, perché se i processi che non si stanno attuando, stanno accelerando, cioè queste cose che noi chiamiamo droni non hanno rallentato, hanno creato ulteriore pressione geopolitica ed è tutto il contrario di quello che viene detto nelle televisioni o che nel web, è tutto il contrario. Allora, basta vedere qualche live che fanno in giro per il New Jersey e vedete l'attività che c'è di sera, non si è calmata. Allora Massimo, tanto poi dopo avremo modo comunque di approfondire anche l'argomento. Direi di stringere un attimino con le risposte. No, non ti sto dicendo adesso, in generale per tutti, così abbiamo la possibilità di rispondere tutti almeno alle domande che avevo preparato io. Vai Michele. Ho dimenticato cosa dovevo dire. No, sto scherzando. Allora, in buona sostanza, io credo che ci sia un abuso di termini impropri nella definizione di quello che stiamo vedendo. Poi intanto droni misteriosi, che è un termine che è stato veicolato dal governo, è un termine convenzionale perché per la verità io non credo affatto che quello che sta sorvolando le basi che sono state viste nel New Jersey e in altre, diciamo, altri stati americani siano, come dire, qualcosa che appartenga a noi. Per tanti motivi. Uno dei primi motivi è quello che effettivamente questi oggetti sfuggono al controllo, all'intercettazione e chiaramente anche se magari sono un po' lenti, a qualcuno ha detto che non fanno manovre spericolate, però effettivamente non riescono a intercettarle. E guardate bene, quando c'è stata la conferenza stampa del portavoce del Pentagono, insomma, dopo la prima ondata, quella più importante, l'imbarazzo era evidente. Era evidente anche nella conferenza stampa della Casa Bianca, cioè l'America, no, si è accorta di essere impreparata di fronte a questa ondata, diciamo, nuova di questi oggetti. Quindi io non li chiamerei droni, li continuo a chiamare UFO, ma se volessi essere, diciamo, un po' più tecnico nelle mie disquisizioni, potrei dire che sono droni extraterrestri, ovvero questi oggetti non sono, a mio avviso, delle navicelle con occupanti, ma sono delle sonde telemetriche controllate a distanza. Come tante se ne sono viste anche in tutta Italia e io questo lo affermo per esperienza personale, perché non solo ho avvistato e ripreso questi oggetti, sia luminosi che metallici, ma anche plasmoidi in mutaforma, cioè qua stiamo parlando di qualcosa che la nostra tecnologia non contempla. Allora, credo che secondo il mio modesto parere ci troviamo di fronte a un'azione di controllo da parte di qualcuno, diciamo, di intelligente, ma che non appartiene a noi, perché il fatto che si siano trovate, insomma, si siano avvistati questi oggetti sulle più importanti basi aeree americane, se penso che addirittura uno dei senatori durante l'audizione del Congresso degli Stati Uniti in novembre scorso
ha parlato proprio del caso di Langley, che è eloquente, perché Langley, che ha la metà degli F-22 Raptor come flotta, insomma, per diversi giorni questo tipo di UFO descritti come sfere, quindi io parlo quasi di una flottiglia a questo punto, perché è sovrapponibile come concetto. Ecco, sono comparsi sulle basi e effettivamente non c'è stata un'incapacità di intercettazione. Allora, secondo me questi oggetti o queste entità che ci stanno controllando, con questo tipo di azione è come se ci dicessero: aprite gli occhi, fate attenzione perché siete sotto controllo. E sicuramente la situazione geopolitica internazionale ha giocato un ruolo importante in tutta questa storia, perché i venti di guerra che si sono visti, no, tra l'America, tra appunto la Russia e quello che sta succedendo anche a livello di Israele, cioè dobbiamo renderci conto che noi siamo il vero pericolo, non queste visite. Queste visite per me sono sicuramente oggetti che non appartengono a noi. Un'altra cosa che voglio dire, e poi cerco di chiudere, è che questi oggetti in mutaforma non sono, come dire, nella letteratura ufologica recenti. Io, che sono un grande appassionato di libri e di riviste d'epoca, ho scoperto dei casi in cui si descriveva un oggetto mutaforma a forma di medusa. Vi ricorda qualcosa? Jellyfish, drone medusa che si è visto nei teatri di guerra. Ecco, la rivista è del 1954 e descrive esattamente quello che stiamo vedendo in questi giorni. Allora, le tecnologie sono davvero oltre ogni nostra immaginazione. È inutile che ci stiamo a girare intorno. Noi non siamo in grado di creare un oggetto, chiamiamolo plasmoide, che poi su questo particolare io voglio dire una cosa molto precisa. Ci sono ricercatori che hanno scoperto, ricercatori ufologici italiani, che con sistemi legati ad esempio all'indagine astronomica, perché hanno utilizzato dei sistemi ottici molto particolari, hanno scoperto che questi UFO luminosi in effetti hanno proprietà particolari, perché hanno una fonte di luce propria, quindi emettono una fonte di luce, ma questa luce non viene dispersa nell'ambiente. Pensate a una lampadina nel buio, no? Che la luce si espande. Ecco, questa luce rimane all'interno dell'oggetto e, come dire, circoscritta da un fortissimo campo magnetico che è stato rilevato e misurato. Quindi il plasma, come giustamente ha detto Massimo Angelucci, è uno stato della materia, ma qua parliamo di un plasma che è un po' più atipico, perché è contenuto all'interno di un campo magnetico. Allora, questi campi magnetici sono poi stati rilevati durante tutti gli avvistamenti e le interazioni con i testimoni. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è stato misurato. Posso citare anche il ricercatore, che forse qualcuno di voi conoscerà, si chiama Nicola Tosi, che su questo tipo di indagine ha compiuto delle ricerche davvero ammirevoli. Quindi abbiamo come dire, degli elementi come dire, molto molto precisi a livello di analisi e quindi dati tecnico-scientifici che sono inconfutabili. Quindi questi oggetti esistono, non appartengono a noi, vogliamo chiamarli sfere di luce, plasmoidi. Personalmente vi posso dire una cosa che mi è capitata. Io ho avvistato un oggetto ovoidale, ora ritorna anche la forma dell'uovo ultimamente nella casistica. Ecco, un oggetto ovoidale ha esattamente 50 metri rispetto al mio punto di vista, che è diventato trasparente, come se fosse un camaleonte che si trasforma, no? Trasparente in pochi secondi, e si è dileguato. Un oggetto ovoidale bianco, latteo, che mi precedeva, ero in macchina,
e ho cercato di seguirlo. A un certo punto è diventato trasparente ed è sparito dalla vista. Quindi, che io sappia, noi non siamo ancora in grado di fare questo tipo di meraviglia tecnologica, e quindi credo che questo termine di droni sia più che abusato. Dovremmo parlare di sonde telemetriche non terrestri, magari, che hanno creato problemi ai sistemi di intercettazione e che stanno creando un gravissimo imbarazzo sia nell'intelligence statunitense, ma anche di tutto il comparto militare che, insomma, noi parliamo di una potenza americana, no? Si vantano di essere i migliori al mondo a livello di sicurezza e mi cascano sul drone, o meglio, mi cascano sull'UFO. Allora, intanto volevo dire che Salvo ci comunica dalla chat, Salvo di UFO Alien Channel, che Chris Sharp su Liberation Times ha scritto che le incursioni nelle basi militari continuano e sono in aumento. Quindi quello che dicevamo prima. Allora, prima di passare alle prossime due domande, le a corpo le avevo messe separate, ma visto l'andamento le posso unire. Volevo fare 2 o 3 precisazioni. Allora, all'inizio l'avevo detto, lo ribadisco. C'è un fenomeno dei droni, c'è un fenomeno dei plasmoidi o sfere di luce, orbs, come li vogliamo chiamare, li chiamiamo, è un fenomeno UFO. Sono tutti e 3 fenomeni paralleli e coesistenti negli stessi luoghi. Il fenomeno UFO, per intenderci, in questo caso, escludendo le sfere luminose, parliamo di tutti quegli oggetti fisicamente tangibili, quindi visibili, come possono essere gli UFO Tic Tac, i triangoli neri, i dischi volanti, soprattutto oggetti fusiforme si stanno vedendo. Per quanto riguarda la questione dei droni, è un poco più complessa perché abbiamo dei droni, cioè sono droni americani, ci sono droni sconosciuti, ci sono droni che potrebbero essere plasmoidi, nel senso che, ora arriviamo alla domanda, ci sono dei droni che diventano plasmoidi che diventano droni, e questa metamorfosi è stata ripresa ed è stata osservata da diverse fonti. Quindi abbiamo dei droni, e questo lo abbiamo già visto anche nei video, che sono sì grandi, saranno anche molto avanzati, ma alla fine sono droni che si avvicinano ai plasmoidi e fanno una brutta fine, perché quando si avvicinano troppo vengono risucchiati e sputati come se fossero carta straccia e precipitano rovinosamente. Questo è un fatto, è stato ripreso in più di un'occasione, così come è la questione degli oggetti mutaforma. Allora io vi chiedo nella prossima domanda cosa pensate, uno, degli oggetti appunto luminosi che si trasformano in droni e viceversa, visti tra l'altro da testimoni che fanno pressione al governo, tra cui diversi sceriffi, agenti di polizia e soprattutto sindaci, che abbiamo già visto tra l'altro direttamente dalle loro parole in alcune live precedenti, e allo stesso tempo la presenza di plasmoidi e UFO, soprattutto fusiformi, che svolazzano sopra Los Angeles mentre c'è in corso l'incendio. Queste sono le domande di adesso. Cosa ne pensate? Allora, intanto mi riaggancio un attimo a quello che ha detto Massimo Cirami. Interessante la sua osservazione. E, diciamo, di quelle 4 ipotesi che avevo messo sul piatto, da quello che capisco, lui si avvicina molto alla quarta, cioè in buona sostanza è tutta roba loro, sia i droni che i globi, poi con le particolari ovviamente osservazioni che si possono fare, però è un'ipotesi assolutamente possibilissima, anzi per come l'hai posta e per gli elementi che hai dato è un'ipotesi molto interessante. E qui mi riaggancio al discorso dei droni globi luminosi o plasmoidi, come vogliamo chiamare. Effettivamente sono comunque trasformazioni.
Quando avvengono le trasformazioni e perché avvengono? Beh, intanto c'è da dire che noi ci siamo sempre più trovati di fronte nel corso degli anni a un'evoluzione del fenomeno UFO tale da cominciare anche a catalogare oggetti che cambiano forma. Come ha detto Michele, ci sono degli oggetti che vengono definiti mutaforma, no? Ok, ma perché cambiano forma? Come fanno? Beh, come possono cambiare forma? Possono essere plasmoidi, virgolette, o che si trasformano in droni e viceversa. Ma perché? Perché sappiamo benissimo che gli UFO, o meglio questi velivoli che non sono nostri, sono fatti di metamateriali, o meglio, nella precisa specifica che ho sempre sostenuto, sono fatti di biomateriali. E i biomateriali possono cambiare forma. I biomateriali rispondono a dei comandi diretti, ok, con altre entità biologiche, e come tale questa è la unica, almeno perlomeno per quel che ora possiamo avere sul piatto, unica spiegazione di questo strano fenomeno, no? Queste trasformazioni. Quindi loro possono fare quello che vogliono, in buona sostanza, passare da dei globi luminosi, anche da degli UFO, anzi gli UFO in particolare, che noi abbiamo sempre, ce li siamo sempre dipinti o comunque ci sono sempre stati descritti, per esempio negli anni 70 e negli anni 60, come oggetti metallici. In realtà nel tempo è venuto fuori, anche tra l'altro partendo dalla scuola del colonnello Corso per poi arrivare ai giorni nostri, è venuto fuori il fatto che in realtà sono fatti di questi materiali. Quindi ecco perché è plausibile questa trasformazione, ecco perché si può spiegare in qualche modo. È tutta ovviamente loro tecnologia, è ovvio che tutto ciò che è globo luminoso si trasforma in drone, è tutta roba loro, non è certo nostra tecnologia nel modo più assoluto. C'è anche da fare un'altra notazione che Michele l'ha notata, ma anche Massimo credo che l'avesse accennata, e cioè il fatto che comunque queste cose, quando è che sono avvenute? In maniera molto persistente, così con questa ondata, proprio quando Biden ha perso le elezioni e stava aspettando di essere sostituito. Non è un caso. Io non ho questa, non credo alle coincidenze, e quindi siccome si stava innescando una specie, diciamo così, di pericolo veramente importante, veramente consistente, che poteva essere la provocazione di una guerra, ok, è possibile che vi sia stato, che queste manifestazioni sono venute fuori proprio per dire state attenti, non dovete andare avanti. Una specie di avvertimento, guardate, questi avvertimenti ci sono sempre stati, negli anni 50, negli anni 60, Perego ne ha parlato ampiamente, per esempio nei suoi libri, quando vi erano le interferenze di questi oggetti che si fermavano sulle basi americane, le basi soprattutto con i missili a testate nucleari, e neutralizzavano i sistemi di lancio. Quindi tutto torna, se vogliamo interpretarlo in maniera sia classica che moderna. Tuttavia ritengo che c'è stata un'interferenza. Questo è sicuro, nel senso che è qualcosa che non riescono a controllare, ok? Ed ecco che ci sono casi in cui ovviamente non si riesce, a cui non si riesce a dare una spiegazione plausibile, naturalmente. Ma vi posso assicurare, io perlomeno per quel che posso pensare io, è che questi oggetti che stanno imperversando ora, e ancora anch'io ho queste informazioni, Massimo l'ha detto ed è vero, e anche poi Gabriele l'ha confermato, attualmente questi fenomeni stanno continuando. Da noi non se ne parla più, perché purtroppo l'informazione italiana è quella che è, la conosciamo, ma negli Stati Uniti sta continuando. Non se ne è mai parlato qua in Italia, precisiamo. Sì, qualche testata, adesso se vogliamo ne ha parlato, adesso nel momento di massima intensità del fenomeno. Però certamente sempre in maniera marginale, uno deve andare a vedersi diciamo gli organi, a leggersi o ad ascoltare gli organi di informazione americani per riuscire a attingere notizie. Ma si sta intensificando e comunque stanno sempre continuando. Questo vuole dire che c'è effettivamente un messaggio, c'è probabilmente un intento, uno scopo ben preciso. Ecco, quindi questo è il mio parere, Gabriele. Okay.
Ma allora, diciamo che io ne parlo un po' più terra perché magari non ho tutte queste informazioni o tutti questi dati. Da parte mia posso dire che il discorso, ad esempio, dei droni che si trasformano in plasmoidi, ecco, se dovessi dare un'opinione razionale, posso pensare a una qualche sorta di occultamento, anche se poi non saprei spiegarmi bene il motivo. Da parte invece ovviamente aliena o extraterrestre, chiamiamola come vogliamo, è ovvio che fondamentalmente in realtà io personalmente, ma credo che nessuno di noi possa sapere esattamente la loro capacità di avanzamento tecnologico, di impressione, quindi non so se loro penso che sicuramente possono avere questa capacità di mutar forma, e si è visto, ripeto, non solo recentemente, ma anche negli anni, insomma, se ne è parlato e si è visto più spesso questi oggetti strani che mutano la propria forma anche in maniera molto vistosa. Io non lo so, ma non li ho visti, ad esempio, questi droni che diventano plasmi e viceversa, però deve essere un qualcosa di assolutamente di scioccante dal punto di vista di livello tecnologico, perlomeno. Quindi non saprei, ripeto, ribadendo di nuovo sempre i soliti concetti sul fatto che bisogna capire esattamente magari cosa non facile, perché eventualmente stia accadendo tutto questo. Una spiegazione, appunto, come ha detto Michele, come ha detto Massimo, potrebbe essere quella questione di Biden, quindi che se ne è parlato un po', però ecco, rimane un po' questo interrogativo famoso del non tanto cosa sta accadendo, ma cosa sta per accadere, il che io personalmente non ho una risposta ovvia da poter dare. Quindi mi fermo qua perché di più non sono preparato su questo argomento plasmi che diventano droni, onestamente. Ok, vai Pietro. Ma io mi sono fatto un po' di ipotesi su come sia possibile una cosa del genere, cercando di ragionare su ciò che noi abbiamo come tecnologia ad oggi. E, diciamo, senza entrare nel merito di strutture vive, come accennava giustamente Massimo, che hanno ovviamente il loro bel fondamento, perché sono cose ben note in certi ambienti e sono venute alla ribalta grazie anche soprattutto alle dichiarazioni di corso di molti anni fa. Ma a parte questo, diciamo che da un punto di vista tecnologico si potrebbe pensare a dei nanorobot come quelli che utilizziamo noi oggi in medicina o che si stanno sperimentando in ambito aeronautico, in grado di autoripararsi e quindi di riparare alcune strutture. Ecco, noi immaginiamo magari nanorobot estremamente evoluti con capacità di volo che per il momento non riusciamo a capire come, però ripeto, estremamente evoluti, dotiamoli di un po' di intelligenza artificiale evoluta, e quindi alla fine ci ritroviamo con uno sciame di nanorobot in grado di assumere qualsiasi forma e di comportarsi come un essere vivente, tanto per essere così. La prima cosa che mi può venire in mente. Il problema però non è questo. Il problema è capire perché siamo di fronte a un fenomeno così strano, così assurdo. Che bisogno c'è, mi chiedo io, per una, diciamo così, per una intelligenza superiore attualmente alla nostra, di cambiare forma in volo. Non è mai successo, perlomeno nella casistica, cioè quando c'erano i dischi volanti degli anni 50 e 60 erano sempre i soliti dischi volanti. Quando c'erano i sigari erano i sigari, poi sono arrivati i triangoli e così via. Devo dire che è curiosa questa cosa qua, perché se l'origine che c'è dietro questi fenomeni ha deciso di mostrarsi in questo modo, non lo so, una rappresentazione di forza, di capacità, oppure forse siamo di fronte a qualcosa che in passato non avevamo mai visto, perché magari non ha la stessa origine. Anche questa potrebbe essere una spiegazione. È una bella domanda a cui non credo che al momento nessuno abbia una risposta certa su perché questi fenomeni cambiano struttura e si trasformano in qualcos'altro.
Per quanto riguarda invece il discorso appunto di questi avvistamenti sopra gli incendi di Los Angeles, è curioso anche qui. Qui però io non credo che questi, o meno io mi auguro che questi oggetti, anzi, devo dire che non so se è meglio sapere che sono di origine terrestre o no, non lo so. Diciamo che se fossero di origine terrestre, io mi auguro che non siano coinvolti appunto nell'origine di questi incendi che hanno devastato Los Angeles e le varie periferie, se fossero di origine terrestre. Se fossero di origine terrestre, la prima cosa che penso è sarà qualche sistema di rilevamento magari un po' più avanzato, va a sapere. Oppure, se non fossero di origine, diciamo così, terrestre, potrebbero essere benissimo delle sonde di osservazione, di rilevamento per capire cosa sta succedendo, perché magari qualcuno ha capito bene che questi incendi tutto sommato tanto naturali non sono. Ci siamo arrivati anche noi, poi vabbè, hanno preso il classico piromane che era in giro con la bottiglietta, vabbè. Succedeva anche a Caronia che andavano Massimo ne sa qualcosa, che andavano in giro a pigliare i piromani, sono sempre comodi i piromani. Lì è una cosa curiosa, perché ripeto, perché se sono di origine terrestre o sono coinvolti direttamente in questi incendi, oppure potrebbero essere semplicemente dei droni magari anche amatoriali, magari ripresi a distanza, con le riprese dovute proprio a questi cambiamenti di temperatura nell'aria, magari diciamo così deformano un po' l'immagine, vai a sapere. Se non lo fossero e fossero di origine, diciamo così, esogena, io non credo che siano o possano essere, diciamo così, colpevoli di questi incendi, ma è più probabile che invece stiano osservando cosa sta succedendo. Ecco, io su questa parte degli incendi mi sono fatto personalmente questa idea. Allora, due dati. La questione mutaforma è stata ben osservata già dal 2007-2008 da uno scozzese, si chiama John Leonard Watson, andate a vedere sul suo canale cosa pubblicava nel 2007, però all'epoca la gente e quant'altri li consideravano dei fake. Invece John Leonard Watson ha mandato un CD-ROM alla regina Elisabetta e uno l'ha mandato al Jet Propulsion. Jet Propulsion gli ha chiesto: lei da dove le ha fatte queste riprese? Le ho fatte dalla Scozia, e là fuori probabilmente c'è molto di più di quello che ci fanno vedere intanto. Poi per quanto riguarda la ciclicità, e come ha detto Michele, che per la maggior parte quello che vediamo adesso sono sonde di probabile natura non terrestre e esplorative, questa cosa l'ha molto definita ben chiaramente Hammond Hasbro, e proprio sul discorso di questa ciclicità lui aveva sviluppato un algoritmo che ha testato e che poi ha mandato i risultati alla NASA, ma la NASA all'epoca tirava un brutto vento sugli UFO e quindi gli hanno detto: le evidenze ci sono, ma non possiamo accettare i suoi risultati. Hammond Hasbro ha dato le coordinate per gli avvistamenti, ha dato coordinate e orario per gli avvistamenti in Turchia fra il 2007, 2008 e 2009. 6 ore di registrazione, ci sono delle capacità di occultamento come quelle che ha visto Michele coi propri occhi, che di notte si vedeva l'astronave e di giorno si vedevano 4 luci. Punto. Ora, per quanto riguarda gli incendi di Los Angeles, gli incendi di Los Angeles non sono durati quello che ci hanno fatto vedere le televisioni. Gli incendi di Los Angeles, la terra ancora arde in questi giorni qua, ci sono piccoli focolai, hanno fatto una fatica a spegnerli, e soprattutto per una questione di sicurezza, per capire quali erano le cause, sono solo potuti entrare i pompieri. A me, da gente che ha la casa in piedi per miracolo in quelle zone lì, mi ha detto che ci sono delle crepe per terra, e se sono fuoriusciti dei gas che a contatto con l'aria si incendiano facilmente, può anche darsi che in una zona altamente sismica come quella che è la faglia di Sant'André, e visto che il pianeta sta ballando come una giostra, non è cosa più normale
che questi incendi, un po' perché sono di origine naturale e il gas che fuoriesce alimenta in continuazione, 2 perché purtroppo nella giurisdizione di Los Angeles il signor Biden ha avuto la brillante idea di bloccare gli stanziamenti di $17 milioni per potenziare e riammodernare i sistemi idrici che dovevano utilizzare i pompieri. Quindi questi si sono trovati con il culo senza acqua, detta come va detta. Ma perché? A me ieri stasera mi hanno detto che molti hanno salvato la casa perché avevano delle pompe ausiliare che hanno fatto attivare, hanno usato l'acqua della piscina che avevano in casa per salvare casa propria. Non c'era acqua. I pompieri erano a piedi. Poi che le polizze siano state tolte 3 mesi prima, eccetera, eccetera, perché dovevano radere tutto, va benissimo. Però le cause reali non le sa nessuno, perché quella zona lì non c'è entrato un giornalista a documentare che cacchio era successo, e non ci entra a tuttora. E hanno avuto tutto il tempo di fare i lavori per non far vedere cosa è successo, perché sai, dopo se si vedono le crepe per terra, c'è la faia di Sant'Andrea, c'è l'allarmismo, c'è quello, c'è quell'altro, vai a governare centinaia di crani che cominciano a spaventarsi. Quindi, come non dicono cos'è il reale stato geofisico del pianeta, neanche in un televisore, non vi dicono niente, ci sono le app dei terremoti che vengono truccate attualmente. Non vediamo il vero stato sismico che le app dovrebbero fornire. Questo me l'ha detto uno che lavora lì in mezzo, che bisogna saperci andare sotto per vedere qual è il vero stato. Gli UFO, i plasmoidi, i droni, quello che volete sulle le parti di incendio a Los Angeles, fanno monitoraggio come hanno sempre fatto nei vulcani e in tutto il resto del mondo. Basta. Non che hanno appiccato loro l'incendio, cioè noi cerchiamo sempre la scusante per non andare a vedere qual è la causa. In questo momento la Terra è entrata dentro un fascio cosmico di energia che interseca la nostra galassia ogni 12-15 mila anni, e tutti i nuclei dei pianeti che vengono attraversati vengono sovraccaricati. Per quanto riguarda il nostro sistema solare, anche il Sole viene sovraccaricato. Ma avendo il campo geomagnetico decentrato, non abbiamo più quell'asse rispetto alla massa, perché il nucleo si è spostato nel 95 e poi nel 98 e adesso è sotto la Siberia. Quindi il campo geomagnetico è decentrato rispetto alla massa del volume del pianeta. Quindi noi riceviamo anche incursioni dagli agenti spaziali atmosferici che di solito il campo geomagnetico, quando era nel suo asse, ci permetteva di supportare. Adesso entra di tutto. Poi c'è anche un altro discorso, che siccome il nucleo sta ruotando anche molto più veloce perché è sovraccaricato e il campo geomagnetico è decentrato, ogni tanto si lacera. Allora il campo geomagnetico non serve solo alle difese spaziali, serve anche a tenere coese le molecole della materia, quindi l'aria e l'acqua. Gli aerei, quando incontrano questi vasi di apertura, vanno giù a picco, perché l'aereo, anche se ha il motore, deve essere sostenuto dalle molecole dell'aria. La nave, idem con patate, se entra dentro a questi coni che si aprono a intermittenza non calcolabile, va giù a piombo. Noi abbiamo già degli insetti che sono scomparsi, abbiamo già delle specie di uccelli che quest'anno non sono neanche partiti per l'immigrazione, sono morti là dove erano. Cioè, abbiamo un dissesto anche ambientale e del sistema di vita che c'è su questo pianeta, che sta cominciando a essere intaccato seriamente. Forse questi plasmoidi ci stanno cominciando a dire che se non mettiamo mano con delle tecnologie che abbiamo, come quella per la degassazione, i depuratori che dovremmo costruire, che ce ne vogliono 5 milioni da mettere nel mare, perché dobbiamo togliere la plastica, perché 12.000 anni fa il nostro pianeta si difendeva facendo l'escursione termica dal sistema di raffreddamento che sono i nostri oceani. Noi ci abbiamo piazzato per i nostri incuria una bella coperta che trattiene il calore, perché la plastica fa da coperta termica, e non c'è più quella capacità di escursione. Il pianeta troverà altre soluzioni, forse drastiche, forse ci stanno dicendo che non ci abbiamo tanto tempo
per salvarci le chiappe, ma noi come esseri umani siamo specializzati a fare cosa? A dare il meglio di noi stessi quando siamo col culo nell'acqua. Prima non ci rendiamo conto di quello che c'è. Siamo distratti dai discorsi geopolitici, siamo distratti da quello e non guardiamo la vera priorità che abbiamo adesso e che riguarda tutti noi. Poi uno lo vuole capire, uno non lo vuole rigettare, fate quello che volete. I terremoti continueranno, i vulcani continueranno a avere pressione, se non si fanno degassazioni esploderanno. Il più pericoloso è in Siberia, il pennacchio della Siberia, poi abbiamo Yellowstone e i Campi Flegrei, e sono tutte sulle faglie di movimento. Cosa stiamo aspettando? Che ci cada la tegola in testa di taglio e dire oddio, era vero, adesso cosa facciamo? E se non avremo il tempo? Ve lo siete mai domandato voi come esseri umani di questo pianeta? Questo dobbiamo cominciare a guardare. Io sono un appassionato di ufologia come tutti voi, ma a volte certe letture vanno oltre l'aspetto del fascino. Scusate, allora, ma io mi sentivo di dire questo. Michele, così poi ti lascio andare. E a proposito di fascino, Michele, sto scherzando, io devo cercare di stemperare anche un po' la tensione generata delle parole sacrosanti di Massimo, con cui condivido un po' la visione, e cioè il pianeta, come ho accennato prima, è in trasformazione, è un essere vivente e subisce diverse influenze. Questa cosa chiaramente, l'azione dell'uomo, quindi l'azione antropica, fino a un certo punto ha il suo peso, ce l'ha senz'altro, ma sicuramente il pianeta ha una sua indipendenza, una sua vitalità e una sua instabilità. Quindi concordo con quello che ha detto Massimo. Mi ha ricordato Massimo, quando ho parlato di queste cose, di dover scaricare in qualche modo le tensioni a un uomo che non c'è più, che ha parlato proprio di questo. Vi ricordate Ghina, che parlava proprio di utilizzare dei sistemi legati allo scarico per i terremoti ed era collegato, giustamente Ghina parlava delle ricerche collegate al sole, alle energie, alle interazioni. Beh, guardate un po', stiamo parlando praticamente di quello che lui aveva accennato tempo fa. Chiuso questa piccola parentesi, per quanto riguarda i plasmoidi mutaforma, come detto, ci sono tracce di questi oggetti mutaforma già negli anni 50, con mia grande sorpresa. Però volevo ricordare qualcosa che nessuno ha ricordato, e cioè il fatto che questo tipo di oggetti sono stati, come dire, studiati da un'equipe di scienziati che ha rilasciato quel documento ormai famoso che tutti più o meno conosciamo e che riguarda lo studio di questi oggetti stranissimi. Li hanno, come dire, paragonati a oggetti viventi, senzienti addirittura. Allora, questa cosa è molto particolare. Devo dire che anche durante l'ultima audizione del Congresso degli Stati Uniti, io ritorno sempre all'audizione del Congresso degli Stati Uniti perché, secondo il mio parere, ci sono state molte novità. Non è vero che queste audizioni sono inutili. Chi sa leggere tra le righe ci legge moltissimo, perché io non ricordo che sia stato mai pronunciato prima di quell'audizione termini come navi organiche o termini come appunto oggetti senzienti intelligenti, oppure interazioni, comunicazioni che a quanto pare rasentano o sono sovrapponibili a un concetto di telepatia, cioè di intelligenze che hanno un modo di comunicare diverso dalla nostra e che addirittura in ambito militare anticipavano le mosse stesse diciamo, di caccia
e via dicendo. Queste sono cose che sono emerse, ma non sono, ripeto, cose aleatorie, sono cose che sono state, diciamo, dichiarate e documentate da gente con un curriculum militare di volo che veramente è ineccepibile. Allora, tornando al discorso di questi oggetti plasmoidi è una convenzione, torno a dire, qualsiasi termine noi possiamo utilizzare è sempre un termine improprio, perché noi stiamo parlando in termini di congetture, non sappiamo esattamente neanche noi di quello di cui stiamo parlando. Ci proviamo, facciamo delle speculazioni intellettuali come giusto che sia in questo momento, in questo contesto, però chiamiamoli plasmoidi, e voglio dire, sono stati documentati, sono stati ripresi. Voglio ricordare che il materiale di studio del documento scientifico è un materiale di studio che viene da archivi NASA, cioè da come dire, qualcosa che effettivamente non può essere messo in discussione. Allora dico una cosa molto importante. La questione ufologica è una questione scientifica, né più né meno. È una questione anche di tipo filosofico, perché, cari amici, qua stiamo parlando anche di intelligenza diversa dalla nostra, che ci pone senza dubbio una serie di domande. Il fatto di non essere da soli mi pare scontato, insomma, sono tutti d'accordo nel dire che ormai è una banalità affermare il contrario. È talmente logico che quasi insomma, è inutile parlarne. Quello che noi dobbiamo cercare di capire è le interazioni che intervengono tra questi esseri intelligenti e la nostra umanità. Cioè, che cosa vogliono? Sicuramente vogliono spronarci a essere più responsabili, perché io non vedo diversamente le risposte. Non vedo, non sono, come dire, qui per attaccarci, altrimenti non staremo a fare questa live questa sera. Da quello che è stato verificato, anche la questione delle interazioni, finanche addirittura le abduction rientrano in un percorso di studio della nostra umanità. Addirittura in alcune abduction ci sono state delle interazioni telepatiche con dei messaggi molto importanti. Se dovessi citare, come dire, uno studioso per tutti, Richard Boylan, che ha fatto praticamente un percorso meraviglioso di raccolta di questi dati. Quindi, per dire, ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito, sicuramente, però l'aumento degli avvistamenti di questi oggetti deve necessariamente, come dire, allertarci, perché secondo me non è mai una coincidenza quando aumentano questi avvistamenti, e quindi dovremmo davvero avere la massima attenzione e cercare di cogliere una opportunità di crescita per tutta l'umanità. Non è il discorso dell'avvistamento. A me, detto fra noi, dell'avvistamento di un UFO in più o un UFO in meno non è che interessi più di tanto. A me interessa che finalmente l'umanità inizi a ragionare con il proprio cervello, ma anche con il proprio cuore, perché qua è una questione che deve, come dire, iniziare a funzionare. Detto questo, auguriamoci il meglio e cerchiamo di prendere questi segnali come una sorta di sprone, insomma, a fare sempre meglio nella nostra attività. Più di questo credo che non si possa dire. I militari che si stanno, come dire, affaccendando in questa situazione stanno comunque facendo una figura abbastanza evidente, perché non sono in grado, nonostante le dichiarazioni, nonostante i generali impettiti, nonostante i vari presidenti che si susseguono, non sono in grado assolutamente di contrastare questi oggetti, perché è dimostrato che fanno esattamente quello che vogliono loro. Quindi mettiamoci l'anima in pace, cerchiamo di avere un atteggiamento collaborativo e effettivamente cerchiamo prima di
risolvere i nostri problemi. Abbiamo un'opportunità, io lo dico come genere umano, cerchiamo di non perdere questa bella occasione, magari di venirne a capo, insomma, questo è quello che io penso. Va bene, allora Michele, penso che tu ci volevi salutare. Sono le No, non vi 11 saluto, ormai. no, Se non vi vuoi puoi saluto rimanere. più, non vi saluto più perché mi siete troppo simpatici e ho deciso di sottopormi alla tortura dell'ennesima domanda. E Vabbè. dopodiché mi aspetta, diciamo, mia moglie perché è San Valentino. Faccio gli auguri a tutte le donne in questo momento che ci seguono. Nessuno si è ricordato di fare gli auguri e questo è gravissimo. Noi ufologi dovremmo fare proprio il mea culpa e frustarci proprio in maniera monacale per questa mancanza. Quindi un augurio a tutte le donne. Il San Valentino bisognerebbe non festeggiarlo il 14, ma ogni giorno della nostra vita insieme alle nostre compagne. Quindi credo che questa, diciamo, questa cosa me l'avete concessa di dire, credo che sia condivisibile. Ora, chiuso momento romantico, avanti per le prossime domande. Allora, no, prima della domanda c'era una notizia che in realtà già qualche giorno, ma sta circolando in maniera più forte da ieri. E mi sono fatto mandare da Salvo, perché io non mi ricordavo proprio il nome del personaggio, che è CJ Faison. CJ Faison è uno youtuber che gira per tutto il mondo a diciamo girare dei video che poi mostra sulle case infestate, sulle zone, i posti infestati, e conta circa 1 milione di persone che lo seguono su YouTube. Siccome insisteva sul fatto che il governo americano non dà spiegazioni sulla questione dei droni, sulla questione delle luci, degli UFO, eccetera, ha deciso di, insieme ad altre persone, affittare un motoscafo e uscire in direzione del luogo da dove si dice che arrivino i famosi droni nel New Jersey, a New York City, per vedere con i propri occhi insieme ad altri testimoni ed eventualmente documentare la cosa. Questa cosa è avvenuta e di fatto sembra che questi oggetti siano stati ripresi, siano stati visti uscire dall'acqua e non erano droni, ma altro, cioè le sfere luminose. C'è tutto un interessante racconto che coinvolge in qualche modo anche la Guardia Costiera, le forze di polizia, eccetera. Ve lo risparmio, che è lunghetto, però questa è una cosa importante perché molte persone, soprattutto nella chat questa sera, chiedevano, tra le altre cose, tra le tante domande, se c'è realmente uno studio, qualcuno che ha cercato di osservare da vicino e di capire realmente cosa sono. Allora, questo è un caso, ma di questi casi io vi ricordo che già nella prima live in cui qui sul canale abbiamo parlato insieme a Massimo Cirami della questione, abbiamo fatto notare alcuni particolari e tra questi c'era proprio il fatto che diciamo questi droni, quando ancora erano pochi, venivano, o meglio, cercavano di spiarli con i propri droni i cittadini americani. Questo significa che i cittadini facevano volare i loro droni, anche quelli più sofisticati, cercando di farli avvicinare a questi oggetti, e il risultato detto, e ci sono i video che ancora sono recuperabili nei vari social, che venivano colpiti da un impulso elettromagnetico e venivano letteralmente fritti all'istante appena cercavano di avvicinarsi ad una distanza sufficiente per cercare di capire cosa era l'oggetto, considerando sempre che questi oggetti
sono talmente luminosi che anche avvicinandosi non si riesce a penetrare la luce e a vedere cosa ci sta dentro. E qui faccio una precisazione e poi passo alla domanda. Quando nelle puntate scorse, dopo soprattutto aver parlato dei documenti scientifici che discutono la questione dei plasmoidi come entità esterne all'atmosfera che hanno una vita propria, vita tra virgolette, e si è posto sempre il dubbio che ha posto anche Massimo Angelucci questa sera del fatto che un plasma deve essere contenuto e non può esistere libero perché si disperde. Questa cosa però può essere risolta se all'interno del plasma ci sta un oggetto che ha un campo magnetico di attrazione, cioè contiene a sé con un'attrazione magnetica quel plasma. Perché? Per camuffarsi, per forse come scudo, poiché vista la temperatura, l'energia, eccetera, qualsiasi tentativo di aggressione, tra virgolette, verrebbe neutralizzato e quindi abbiamo assistito ai droni che precipitano quando vi entrano in contatto e vengono letteralmente fritti da una scarica di energia. E allora vado alla domanda. In concomitanza a questi fenomeni ci sono stati altri fenomeni ancora meno discussi in paesi come l'Italia, che però sono arrivati nelle televisioni statunitensi, che sono stati diffusi nei social, eccetera, eccetera. E tra questi ci sono la nebbia che si presume sia polimerica, esattamente come i materiali nebulizzati con le scie chimiche, e i filmati dimostrano che effettivamente all'interno di questa nebbia, che si comporta in modo completamente anomalo, ci sono dei vortici con del materiale proprio che viene vorticosamente sparato al suo interno e la gente effettivamente si ammala. Un altro fenomeno sono gli incendi, un altro fenomeno sono gli aerei che precipitano, gli aerei che prendono fuoco, adesso ci sono anche treni, eccetera, ma avarie nella navigazione che portano a incidenti anche con le navi e altri mezzi che utilizzano dei sistemi appunto di navigazione elettronici, eccetera. Cosa che fa pensare naturalmente ad attività interne alla Terra o ad attività solare, attività cosmica, eccetera, o ad altro. Voi pensate che ci possa essere una qualche forma di connessione tra queste differenti questioni, oppure è un caso, per quanto è difficile crederlo, che tutte queste cose si stanno manifestando, ognuna per motivi differenti e spiegabili, in questo momento, negli stessi luoghi e in contemporanea? Allora, è una domanda quasi da tesi di laurea, questa? No, semplicemente per dire questo. Allora, il discorso che ho fatto del plasma era in ogni caso, per puntualizzare il fatto che non sappiamo che cos'è, quindi non possiamo dire che è quello. Però, visto che si è entrato nel discorso che un oggetto potrebbe in qualche maniera con un proprio campo magnetico diciamo attrarre, no? Questa forma, chiamiamola così, della materia come plasma, però c'è da dire una cosa: il plasma, attenzione, è un insieme un insieme neutro, perché in realtà gli ioni presenti, che sono positivi, hanno perso i loro elettroni dai loro orbitali, ma gli elettroni sono rimasti dentro, quindi alla fine la carica, diciamo così, complessiva, globale di quel sistema, di quella massa globulare, chiamiamola così, è una carica neutra. Dopo è chiaro che potrebbero esserci delle variazioni localizzate, perché gli elettroni possono essere sparsi più in un punto che in un altro,
Quindi entriamo poi in tecnicismi un po' più avanzati. Al di là di questo, però, io sono più dell'idea che, ripeto, parlare di plasma è un po' avventato. È più semplice pensare che questi oggetti, creando un loro campo elettromagnetico, riescano in qualche modo a ionizzare appunto una parte, diciamo così, intorno a sé, creare ioni che siano positivi o che siano negativi, però che soprattutto se sono positivi perdono i loro elettroni, vengono scalzati via ma si perdono completamente e allora è diverso. Quindi si può parlare di interazione campo elettromagnetico e appunto ioni, ok, e quindi gas ionizzato per esempio, aria ionizzata se vogliamo. Invece è un po' più difficile parlare di plasma perché il plasma è neutro nella sua globalità e quindi è un po' più faticoso pensare che ci possa essere un'interazione, quantomeno un'interazione globale, ripeto. Poi per quel che attiene tutto il resto è un po' difficile fare una valutazione di tutte le cose che hai elencato e se vi possono essere delle connessioni. Io personalmente, ti dico la sincera verità, ritengo che ci possano essere fenomeni fra loro connessi e fenomeni che hanno nature ben diverse. Quindi, insomma, io seguo l'argomento degli UFO ormai da tanto tempo, come molti di voi qui, e quindi diciamo che noi cerchiamo, ci rendiamo conto che vi sono delle attinenze con fenomeni a volte che apparentemente non hanno niente a che fare con gli UFO, con la questione aliena, eccetera. Però poi in realtà effettivamente ci dobbiamo rendere conto, ma anche soltanto per dire il discorso della telepatia, i fenomeni ESP, tutti questi fenomeni che comunque sì hanno trovato spazio anche nel panorama ufologico. Quindi diciamo che c'è certamente una connessione, però attenzione, non bisogna fare di tutto erba un fascio, perché se tutto quello che vediamo, che succede, debba essere riconducibile per forza di cose necessariamente o agli UFO o agli alieni, ecco qui andiamo incontro a una specie, diciamo così, una sorta di fanatismo che non è auspicabile quando si vuole affrontare questo argomento in maniera corretta, in maniera quantomeno equilibrata, e che quindi si rischia di uscire di strada. Io ad esempio sono sempre stato molto contrario a cercare di spiegare per forza ad esempio i fenomeni mistici o i fenomeni che sono ben noti e conosciuti nel campo della miracolistica per esempio, per forza di cose con fenomeni ufologici. Ci possono essere delle attinenze, ci sono state delle attinenze, ma non con questo che si può spiegare assolutamente tutta la fenomenologia, per esempio, appunto delle apparizioni mariane o cose simili, con il discorso degli UFO. Cioè, come spiegare un mistero con un altro mistero, ma qui entriamo in un pantano, ecco, semplicemente questo. Andrea. Sì, vai Michele, vai. No, volevo dire, dopo Andrea, posso rispondere io così poi magari stacco perché... Michele, diciamo... rispondi prima tu. Sì, infatti. No, prima te, poi praticamente rispondo io. Vai. Va bene. Tanto io. Allora, il discorso quindi io non ho ben capito, Gabriele. Cioè tu mi stai chiedendo se ci sono connessioni, ma mi parli di nebbie, incendi, terremoti con la questione ufologica o giustamente come anche Massimo Sì, no, se pensate che ci siano connessioni tra queste cose che appaiono comunque negli stessi luoghi. Sì, allora il discorso per quanto mi riguarda sembra ovviamente potrebbe avere sicuramente una connessione a livello di esperimenti, tecnologia, quindi perché no? Cioè, adesso poi ne abbiamo parlato prima, no? Il discorso dei terremoti, abbiamo parlato del discorso dei vulcani, quindi automaticamente di queste armi, diciamo, a energia diretta, come vengono chiamate adesso. Quindi ci sono sicuramente una connessione che lega al tutto. Io sono convinto che questi magari alcune volte o spesso delle volte possono essere anche degli esperimenti che non sempre vanno bene, quindi ecco perché magari a volte ci sono dei casini in giro per il mondo perché magari stanno testando una qualche sorta di, non lo so, diciamo controllo climatico o altre cose. Qui c'è gente molto più preparata di me su questi argomenti. Però penso che sicuramente ci possa essere, per quanto riguarda tutti questi avvicendamenti, una sorta di connessione. La cosa della nebbia, ad esempio, mi aveva incuriosito molto anche a me, però poi adesso io non so se si stia ancora manifestando, ma più che altro
continua a manifestarsi, ma sempre con i sintomi, quindi di gente che continua ad avere malesseri. Sì, sì. È un qualcosa probabilmente rilasciato nell'aria, quindi lascia intendere, insomma, è inutile girarci, le scie chimiche che adesso ormai sono un qualcosa di assolutamente appurato, approvato e conclamato, per tanti anni erano delle, tra virgolette, eravamo dei pazzi a sostenere che c'erano queste cose strane in cielo, quindi tutto rientra su quell'argomento lì, secondo me. E poi ovviamente ci sarebbe tutta la questione molto interessante che ha detto Massimo, dalle apparizioni mariane a un discorso di multidimensione, livelli energetici, frequenze, di cui però non era questo, cioè nel senso, io mi fermo al lato, diciamo, ci fermiamo al lato tecnico per non andare avanti e non dilungarmi troppo, così lascio spazio a tutti quanti. Michele. Sì, intanto grazie per questa possibilità, vi ringrazio davvero perché domani mi aspetto una giornata molto intensa, poi non so Gabriele se posso, prima di lasciare la sessione, la live, invitare alcune persone, però se mi permette di farlo, me lo dici tu. Allora, volevo dire che noi non sappiamo esattamente quello che stiamo facendo al nostro pianeta, perché come detto noi siamo monitorati. Giustamente Andrea prima ha accennato al fatto delle scie chimiche, che sembra a volte parlare di leggenda metropolitana quando non è normale vedere un cielo, diciamo, azzurro solcato da centinaia di scie di condensa che qualcuno dice che siano aerei. Voglio dire, ma avete visto i circoli fanno delle assurdità in cielo? Per dire che cosa? Ogni volta che qualcuno riprende le scie chimiche c'è sempre una sfera di luce o più sfere di luce nei pressi. Sappiamo che c'è questa geoingegneria, ci sono anche insomma, degli studi a livello militare di provocare, no, anche diciamo, situazioni meteorologiche estreme. Tutto fa pensare che esista una tecnologia militare segretissima che vada un po' a come dire, creare delle situazioni veramente catastrofiche. Allora, credo che tutto quello che noi vediamo in giro a livello ufologico non è assolutamente provocato da questi oggetti, ma è una sorta di monitoraggio alle nefandezze che noi facciamo, perché è evidente questo, insomma. Noi siamo, come ho detto prima, degli osservati speciali e quindi credo che questi esseri che forse vogliono molto più bene al pianeta rispetto all'umanità, insomma, questi esseri sono veramente dei controllori, quindi credo fermamente che dobbiamo cercare di svegliarci un po' tutti, perché mi sembra che stiamo andando verso un baratro. Purtroppo i militari qua sono forti. Noi siamo succubi di un sistema che ora sta emergendo di recente, perché anche in America si parla di fondi pubblici distratti per tecnologie derivate da, voglio dire, retroingegneria e che sono riversate in armi e quant'altro con appaltatori militari e via dicendo. Allora, qua stiamo parlando di un concetto che è stato espresso più volte di gentaglia, perché di questo si tratta, assetata di potere e di denaro, un deep state che lavora nell'ombra, che sta facendo i porci comodi suoi. Questo è il concetto. Allora, sicuramente credo che alcune cose che stiamo vivendo possono essere anche sperimentazioni varie, no? Già in ambito militare, già nella seconda guerra mondiale si gettavano, insomma, a livello di scie chimiche per
creare interferenze per la lettura dei radar. Quindi non stiamo parlando di fantascienza, sono cose reali. Quindi io dico che tutto quello che vediamo nei nostri cieli a livello di fenomenologia ufologica o UAP o qualche altro termine uscirà sicuramente, qualcuno si inventerà un altro termine, ecco, non è un caso, è semplicemente una sorta di monitoraggio delle nostre azioni, in cielo e in terra, e anche nei mari, perché stiamo rovinando anche i mari. C'è una cosa che volevo dirvi, c'è un caso ufologico importante italiano di un signore che non c'è più, che si chiamava Walter Rizzi. Walter Rizzi ebbe un contatto con un essere che lui insomma vide molto distintamente e gli chiese insomma, delle cose. Parlarono anche in quel caso telepaticamente. Chiese sul futuro della Terra e quell'essere disse che il nostro pianeta è instabile e che il punto più delicato del pianeta è quella spaccatura nell'oceano Atlantico, quella crepa che continua ad emettere magma e che probabilmente che è da lì che potrebbe nascere come dire, qualcosa di catastrofico. Ecco, ci sono tante cose che ogni tanto qualcuno dall'alto ci dice, sono tanti tasselli, tanti punti che dovremmo unire. La cosa più importante che dovremmo fare sicuramente in questo momento è cercare di diventare una umanità migliore, e fino a quando le verità sugli UFO e il potere è in mano ai militari, possiamo fare il live fino all'anno prossimo, ma le cose non cambieranno. Qua bisognerebbe sovvertire questo tipo di potere che hanno accumulato, ripeto, questa gentaglia, perché di gentaglia stiamo parlando. Michele, volevi un attimo parlare della conferenza? Sì, semplicemente ti ringrazio, Gabriele. Domani c'è la conferenza a Bari che verrà trasmessa in streaming, ecco perché mi sono permesso, diciamo, di dirlo. Certo, non voglio invitare chi ci segue a Bari perché ormai ci siamo, ma siccome c'è stato fortunatamente il tutto esaurito nell'auditorium e uno degli esauriti sono pure io, vorrei dirlo, abbiamo deciso di fare una diretta streaming, quindi se vi fa piacere potete recuperare la diretta in qualsiasi momento, comunque domani dalle 16:30 in poi, pagina del gruppo ufologico pugliese che presiedo, potrete insomma vedere le chiacchiere che faremo insieme ai colleghi Alessandro Stagliano, vicepresidente del GUP, e Antonio Di Comete. Quindi detto questo, io vi voglio augurare. Sì. Ma dove ci vede? Su YouTube, su Facebook? Sulla pagina del gruppo ufologico pugliese ci sarà il link per accedere su Facebook per accedere alla diretta in streaming, ma chiaramente è qualcosa che rimarrà poi in rete, si può recuperare tranquillamente, insomma. Ci sarà qualche non, diciamo, sorpresa che non posso anticipare perché perché se no è una sorpresa. Sì, appunto, altrimenti non sarebbe una sorpresa. Comunque una cosa che mi è capitata e che io ho colto al balzo, e quindi chi vorrà seguirmi lo seguirà. Voglio ringraziare Gabriele Lombardo per avermi ospitato ancora una volta sul suo canale. Abbraccio i miei amici e i miei colleghi con cui è nato anche un bellissimo rapporto, e abbraccio tutti voi che ci state seguendo. Vi auguro una buona notte. Grazie. Grazie Michele. Ciao Michele. Per la conferenza. Grazie a voi. Ciao. Ciao Michi. Allora Pietro, e poi perché mi sa che fra poco anche tu andrai, e se vuoi presentare poi dopo che rispondi anche la vostra conferenza. Sì, grazie, volentieri. Okay. Allora, per quanto riguarda il discorso appunto legato
questi sorta di plasmi, di oggetti, diciamo così, come diceva giustamente Massimo, non è corretto chiamarli effettivamente plasmi. Io voglio solo ricordare una cosa: non pensate che sia una tecnologia così estrema e lontana da chissà quale mondo lontano, perché già negli anni 80 i russi portavano avanti quella che viene definita tecnologia plasma stealth. In poche parole, praticamente sono riusciti a produrre una sorta di copertura al plasma su dei velivoli, su degli aerei. Questo cosa permette? Permette di non essere rilevabili dai radar, perché le onde radar vengono praticamente assorbite e poi disperse all'interno di un plasma. Il problema però di questa tecnologia qui è che questo plasma tende a essere molto sensibile alle variazioni di frequenza, quindi puoi, diciamo così, assorbire e schermare una frequenza, una certa tipica specifica frequenza, ma più frequenze dei radar moderni che variano in continuazione, dovresti riuscire a variare appunto il plasma, cosa che non sono riusciti a fare finora, perlomeno. Sembrerebbe che non siano ben riusciti a farlo. Poi sono successi un paio di incidenti curiosi avvenuti qualche anno fa, che hanno fatto drizzare le orecchie agli americani, perché in un'occasione si sono ritrovati un vecchissimo bombardiere Tu-64, quello Bear, quello che ha 4 motori a turboelica e fa un rumore allucinante. Se lo sono ritrovati mentre svolazzava tranquillamente gli Stati Uniti d'America, ma non a largo, proprio all'interno. E sono stati molto sorpresi, perché hanno detto: dove salta fuori questo? Poi i russi hanno detto: no, abbiamo sbagliato, diciamo così, non ci siamo accorti della rotta. Sì, vabbè, intanto sono arrivati lì e gli americani sono stati parecchio male. E un'altra volta è successo qualche anno fa, prima del problema appunto in Ucraina, quando un Su-24 si è messo, si trova ancora il video su YouTube, è apparso all'improvviso a bassissima quota, ha sfiorato un cacciatorpediniere americano nel mare del nord e non l'hanno visto arrivare, cioè non l'hanno proprio visto arrivare i radar, e quindi lì è venuto il sospetto di dire: ma come cavolo hanno fatto? Forse qualcosa hanno già, diciamo, sviluppato in modo migliore, anche se magari non lo usano. Questo solo per dire che questi ipotetici velivoli, magari di natura non terrestre, non è detto che abbiano chissà quali tecnologie misteriose, perché qualcosa si sta sviluppando anche qua da noi. Per quanto invece riguarda il discorso se ci sono dei collegamenti tra tutte queste incidenti che sembrano casuali, poi magari casuali non sono, io dico semplicemente che teniamo presente che viviamo in un mondo che è iperconnesso e ipertrafficato. Le aerovie sono al collasso in tutto il mondo. Era migliorata un po' la cosa sotto il Covid, perché nessuno volava più e le navi non si spostavano più, però le rotte marine e le aerovie sono veramente al collasso. Vola di tutto di più e sarà sempre, la cosa andrà ancora sempre di più a peggiorare, anche perché stanno per avere le autorizzazioni in alcuni paesi i primi taxi volanti, e quindi aspettate di vedere un cielo invaso fra qualche decina di anni. È normale a quel punto lì, secondo me, che se vola un velivolo, magari non te ne accorgi se casca, se ne volano 10 milioni al giorno, magari può capitare quella volta che ne cascano 3 o 4 e la notizia viene subito ripresa dai media. E questo magari può succedere anche per quanto riguarda incidenti navali. Oggi è notizia di oggi che la portaerei americana nel Golfo ha avuto uno stranissimo incidente con un cargo battente bandiera egiziana. Cioè uno si dice: ma com'è possibile? Una portaerei americana?
cioè ha fatto un incidente in mare aperto, cioè attenzione, non nel porto, in mare aperto con un cargo. Ma com'è possibile che non l'hanno vista? Cioè quelli del cargo non hanno visto la Porteri non ha visto il cargo, e poi la Porteri naviga da sola, naviga con un'intera flotta. Eppure gli sono andati, cioè si sono picchiati dentro. Vabbè. Quindi capite bene che tutto può succedere, e qui non è che bisogna pensare a chissà quali cospirazioni o incidenti. La cosa invece che secondo me è veramente così, che mi lascia perplesso, è il discorso di questa misteriosa nebbia che è avvenuta in alcune zone degli Stati Uniti d'America, dove si sono visti alcuni filmati, sembra formata effettivamente da come della polvere in sospensione. È veramente stranissima sta nebbia, e la gente effettivamente che si trova lì ha segnalato diversi malori, segnalati anche tramite ricoveri e così via. Ma però non è che se ne parla molto. Questa è una nebbia che sa molto di chimico, secondo me. Non è che penso che dietro ci sia chissà quale manovra di chissà quale razza aliena che vuole fare chissà cosa, ma probabilmente è l'ennesimo esperimento sociale combinato da qualcuno al governo, fermo restando che già li facevano negli anni 50, quando somministravano strani farmaci ai detenuti. Poi l'hanno fatto in Africa e poi hanno cominciato a rilasciare un po' di virus nelle metropolitane, soprattutto in New York, per capire come si diffondevano i virus, no? E chi me lo dice a me che adesso non stanno provando qualcos'altro? Tutto ci sta, cioè viviamo in un mondo veramente assurdo, dispotico. Quindi ecco, io però, come diceva Massimo, non vediamo sempre la possibile cospirazione aliena dietro queste cose. Cerchiamo di tenere i piedi ben per terra e di valutare singolo caso su singolo caso. Poi magari un domani verremo smentiti, vabbè, nessuno è perfetto, però ecco, non si può partire in quarta, teniamo sempre un piede bene a terra, perché altrimenti si rischia veramente di poi non riuscire più a separare ciò che è, tra virgolette, casuale e naturale da ciò che invece diventa veramente anomalo. La conferenza, Pietro. Ah sì, scusami. La conferenza domani siamo a Forlì, siamo stati invitati da Forlì Fiera, una fiera molto importante che c'è da diversi anni, raccoglie decine di migliaia di persone, è una fiera sul benessere in generale. Non hanno mai avuto, diciamo così, aspirazioni di carattere ufologico, però ci hanno chiesto quest'anno di partecipare facendo proprio degli interventi ufologici, perché hanno avuto nel corso degli anni alcune richieste da parte dei vari spettatori. La cosa ci ha fatto molto piacere e quindi ci siamo dati subito da fare, e grazie anche al fatto che alcuni nostri soci, tra cui anche Massimo, sono vicini a quella zona lì. Massimo è di Rimini, abbiamo poi Marco Galli che è di Forlì, Cosimo Di Giovanni di Ravenna. Insomma, abbiamo un bel gruppetto e sono portate avanti in modo molto molto professionale. Io invito tutti, per chi potrà ovviamente venire, è una bellissima fiera, indipendentemente da chi parlerà in ambito ufologico, ma se non vi interessano gli UFO, ma vi interessa il benessere, soprattutto legato a pratiche naturali o naturalistiche, ecco, non mancate, perché è una bella fiera. Grazie Gabriele per lo spoiler. Grazie a te. Allora Massimo, così poi loro tre devono andare e partiamo con le domande. Tu hai detto se ci sono similitudini. Le similitudini ci sono, e come? Perché ci sono tre aspetti che nessuno mai analizza e focalizza, secondo me, nella maggioranza dei dibattiti che si fanno. Allora, questi fenomeni aerei hanno una capacità di volo continua che noi non ci possiamo permettere. Gli attuali droni hanno una capacità di volo dalle 6 alle 7 ore continue di volo. Io voglio anche che hanno delle belle batterie,
ma 7 ore di volo continue, gli esperti che costruiscono droni dicono che non è possibile. Questa tecnologia qualcuno la costruisce, se è di questo mondo. L'altre anomalie è che hanno mandato in panne, come di solito sempre accade, da più di 60 anni a questa parte, è che questi signori qua non hanno né GPS né transponder. Quindi se la nostra tecnologia, il nostro orientamento si basa sul bombardamento di satelliti che abbiamo intorno alla Terra come corona di San Pietro, mi dite questi oggetti come si fanno a orientarsi in volo? Questa è una domanda che si fanno i militari, per non parlare poi di tutte le tecnologie che hanno per fare il tracciamento di aggancio satellitare. Questi oggetti non presentano la base della tecnologia aerospaziale che utilizzano su tutto il pianeta tutta la concorrenza, perché è quella. Quindi se non è quella, siamo in presenza di una tecnologia che non appartiene alle nostre scienze e arti note, punto e a capo. Questa minestra l'hanno osservata sugli UIP, al di là delle prestazioni che sono riusciti a osteggiare, e la stanno presentando anche questo fenomeno a bassa quota per la prima volta in zone abitative, non più in siti militari sensibili, che possono essere siti di lancio missilistico, portaerei a propulsione nucleare o centrali nucleari, perché c'è anche il discorso delle centrali nucleari che fino all'altro giorno erano bombardate da incursioni e che alla Camera e al Senato hanno convocato il vice direttore del Dipartimento Energia degli Stati Uniti e l'hanno bombardato di domanda, e lei, come da protocollo, ha negato, però ha rapporti con l'Office Central Global. L'Office Central Global è un ufficio preposto della CIA che si occupa di recuperi. Quando noi diciamo ma c'è la retroingegneria, ma ci sono aziende aerospaziali contrattate col governo che, se andate a vedere le loro diciture di che cosa fanno in borsa, non in qualche sito governativo a classificazione SAP, in borsa, dicono perfettamente che fanno retroingegneria da UFO in borsa e sono quotatissime e sono note per avere dei contratti di appalto governativo col governo degli Stati Uniti. Perciò, di che cosa stiamo parlando? La questione sarebbe molto risolvibile se dopo 2 anni facessero una legge per aprire lo SCIF di David Grush. No, non si può, perché il problema che ha gli Stati Uniti attualmente è quello di gestire la narrativa che deve essere detta, perché prima del 2000 non ne vogliono parlare, compreso Robert Salas, non c'è. Parliamo degli UFO dal 2003 in poi, perché se no decade la credibilità non solo del governo statunitense, ma di tutti i suoi alleati che sono pappe e ciccia su questo piano qua. E la portavoce, la traduttrice di tutti i governi che andavano dentro l'area 51 è italiana, che io non so neanche più se è viva, si è sempre rifiutata di venire in qualsiasi podcast o in qualsiasi conferenza, perché lei aveva paura, ma lei era quella che, se c'era il cancelliere tedesco, se c'era il rappresentante italiano o questa sapeva 7 lingue, quando andavano là, la traduttrice di questi signori qua era italiana, che facevano il giro turistico dentro l'area 51, questo fino alla metà degli anni 90, poi hanno smammato dall'area 51. Se tutto va bene, c'è rimasto qualcosa nella sezione S4 come museo. Quindi le attinenze con quello che ha chiesto Gabriele ci sono, perché le anomalie, come le hanno guardate negli UIP, li hanno riscontrate in questi ipotetici droni che hanno le stesse caratteristiche, non sono tracciabili, hanno autonomia di volo che non è proponibile, poi che non manifestino delle super prestazioni, questo per me è irrilevante, perché anche Ryan Grace a 30.000 piedi d'altezza li trovavi in overing, a volte si spostavano lentamente per non
per tenere una distanza di sicurezza, a volte facevano delle accelerazioni ipersoniche e percorrevano 10 miglia in una frazione di secondo. Gli F-18 Super Hornet non si potevano avvicinare a questi oggetti in un raggio di 900 yard. Se superavano quella soglia, lo UAP si spostava dove voleva lui, a ore 3, a ore 4, a ore 10, però faceva delle accelerazioni, se voleva faceva delle accelerazioni istantanee, se no si spostava anche lentamente. Quindi se non hanno delle super prestazioni non vuol dire che non siano un qualcosa di diverso. Allora, ragazzi, so che voi tre dovete andare, già siamo in ritardo, quindi vi chiedo solo eventualmente nei prossimi giorni se volete passare un attimo, perché io farò mettere probabilmente alcune domande, perché c'erano alcune domande rivolte a voi, tra le domande del video. Quindi magari quando avete un attimo di tempo, io comunque ve lo dico se ci sono domande mirate specifiche per voi. Grazie di essere stati qui con me. Grazie Pietro, Gabriele, Massimo, grazie a tutti gli amici che erano qui stasera. Grazie. E buon proseguimento. Grazie Gabriele. E niente, ancora guarderò sicuramente le domande e poi comunque fammi sapere eventualmente. Okay? Sì, vi faccio sapere. Ecco, sì, esatto. Grazie Gabriele, grazie dell'invito. Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Andrea, ciao Pietro. Ciao a tutti. Ciao. Un saluto anch'io allora. Gabriele, ti saluto. Grazie. Ciao Andrea, noi ci aggiorniamo. Sì, ci aggiorniamo. Grazie anche a Massimo, che è un piacere sempre sentirti parlare. Ragazzi, buon proseguimento, divertitevi. Ciao Andrea, un abbraccio. Ciao. Allora, io direi di iniziare con le domande. Sono le 11:20 e sono parecchie, quindi do anche lo stop alle domande direttamente. Allora, Bruno, se mi fai la cortesia di mandare quelle domande, ecco, di Franco, che io non so perché mi sono sparite le domande sotto gli occhi, non le vedo più. Bruno le vede, io non le vedo, forse da quando mi è crashato il sistema. Avete notizie in merito alla data del 2027? Se sì, qual è la vostra opinione? Io sono sicuro che, Massimo, tu conosci quest'anno 2027, un'opinione ce l'hai, non magari in specifico a quello che sottointende Franco, però qualche puntata fa tu hai parlato del 2027 come un anno in cui potrebbe succedere qualcosa. Un anno particolare, è un percorso che probabilmente potrebbe essere anche accorciato, dipende dalla situazione di salute della Terra e dipende da cosa pensano questi qua. Io non sono nelle loro astronavi, nelle loro teste e non so se sarà anticipato o meno. Io un'unica cosa certa, visto che Christopher Sharp lo seguo da parecchi anni, a volte mi sento anche tramite me un giornalista giovane e bravissimo che ha la possibilità di andare dentro ai corridoi di Washington per reperire le informazioni più esatte, e dopo le esternazioni della repubblicana Anna Paolina Luna, per me verso il 25 di marzo si potrebbe parlare d'UFO, anche perché il Congresso ieri ha diramato un comunicato a tutti i reparti di intelligence che entro il 28 di febbraio vogliono tutti i report classificati sugli UFO. Poi decideranno insieme all'entourage del Presidente, alla commissione speciale che verrà creata proprio dopo che l'ha esternato Paolina, questa famosa task force ancora non si sa da chi è composta, ma se c'ha ragione David Grush saranno 4 Doberman bistrattati in questi anni più uno zar che potrebbe essere Tingal Laudet, visto che è andato a parlare con l'entourage della presidenza Trump di UFO e non di altro. Quindi una volta che entro il 28 di febbraio le varie agenzie avranno sganciato il proprio pacco che hanno tenuto gelosamente fino adesso, e
non hanno alternativa, perché se la task force ritiene che le informazioni date non sono quelle esaustive, e per farlo ci mettono gente che c'è stata dentro, David Grush, ci mettono il colonnello Neal, ci mettono gente di questo calibro che sa dove andare a mettere le mani dentro gli archivi e sa se le varie agenzie hanno rilasciato tutto quello che hanno, perché sono arrivati a un punto che non si fidano più delle esternazioni di qualche portavoce che viene fuori e dice non abbiamo niente. Questo non è vero, adesso ci mettono le mani dentro gli archivi con i massimi poteri di declassificazione. Allora, c'era un'altra domanda, mi sembra, di Franco, consecutiva. È possibile che la disclosure non è altro che una copertura per un evento sconcertante per tutto il pianeta, che quando si verificherà non è possibile arginarlo, poiché la tecnologia terrestre, nonostante sia avanzata in fatto di armi convenzionali, e non è in grado di affrontare tutto è relativo, ma relativamente a cosa? E questa non è una domanda da $1 milione, ma bensì da trilioni di essi. Se stanno accelerando nel dire una volta per tutte almeno l'affermazione che è così, non siamo soli, è perché c'è il forte sentore che a questo giro di pista qua non si trattano di avvistamenti sporadici limitati, ma si tratta di una vera azione geopolitica, e quindi temono di essere presi in contropiede. Quindi può anche essere, ma le nostre armi io non penso che siano un problema, hanno già dimostrato in tutte le occasioni possibili e immaginabili di smontarci come una bicicletta se vogliono. C'era un'altra domanda del blocco di Franco che io non vedo, che allora procedo. No, questa era la parte finale della stessa domanda. Allora, mi sembrava che chiedeva se la disclosure aspetta, questo secondo voi qual è il fine di questa recente presenza massiva di questi velivoli? Ma io l'ho detto, è strettamente correlato alla salute del nostro pianeta, perché anche se noi siamo incuranti, probabilmente la salute del nostro pianeta a questo giro qua è messa a dura prova, e probabilmente per delle ragioni a noi sconosciute, perché non ne abbiamo le conoscenze, questo pianeta, come tutto il sistema solare, non si può permettere di avere dei problemi importanti, quindi la salvaguardia dell'equilibrio di questo sistema solare è strettamente correlata anche al resto della nostra galassia, quindi io presumo che loro, se intervengono prioritariamente per il bene della salvaguardia di questo pianeta, sia nell'equilibrio sia nel valore che ha, perché è una casa in mezzo all'universo, non ce ne sono tante con le nostre condizioni, e quindi va salvaguardata. Se non lo facciamo noi, forse in extremis ci penseranno loro, o ci obbligheranno a collaborare. C'è un'altra domanda di Franco: cosa potete dire del lago Maracaibo, quello dove ci sono innumerevoli fulmini? Allora, io questa sera risponderò a pochissime domande e lascerò rispondere di più a Massimo in qualità di ospite, che è quello che avete voluto fare con tutti gli altri, ma si sono allungati i tempi e non c'è stata la possibilità. Allora, da quello che so, quel poco che so sul lago Maracaibo, o Maracaibo, ha un altro nome comunque, è che uno dei punti con maggiore concentrazione, se non il punto con maggiore concentrazione di fulmini al mondo, e luogo, se non erro, anche di una strana epidemia, però non mi ricordo bene perché ho fatto qualche
breve lettura, è di una serie di anomalie che in qualche modo, e qui diciamo mi collego a quello che potrebbe essere il pensiero di Franco quando ha scritto la domanda, a tutto quello che sta succedendo a livello di anomalie elettromagnetiche terrestri che fanno impazzire, fanno andare in tilt le apparecchiature, eccetera. Quindi suppongo che la domanda fosse indirizzata in questo senso, cioè farci capire che ci può essere un'anomalia in questo posto che adesso si sta un po' diffondendo ovunque e che potrebbe essere alla base delle avarie degli aerei, eccetera. Penso che possa essere questo il discorso. Vado avanti, Massimo? Vi prego. Allora, domanda di Eclipsi. Dopo il recupero del pesce diavolo nero e la scoperta di un neutrino il più potente finora scoperto, possiamo ipotizzare che sotto il fondale marino stia succedendo qualcosa di anomalo? Beh, direi che Massimo già lo ha detto, anche Posso dare un Michele. dato che è dire un rilevamento che hanno fatto queste equipe di scienziati di cui ho parlato inizio puntata. Purtroppo nelle profondità del mare, anche nella fossa delle Marianne, la temperatura è più alta che in superficie, quindi c'è un calore che proviene dall'interno verso l'esterno. Quindi anche questi pesci qua che di solito vivono nelle profondità, che non si azzardano mai a venire in superficie, se l'hanno fatto è perché le loro condizioni ambientali in questo momento qua sono a rischio. Aspetta un secondo che stavo scrivendo giusto una cosa che non posso. Consideriamo che nelle fosse delle Marianne ci sono solo 5 chilometri di crosta terrestre che ci separano dallo strato magmatico. Allora, i plasmoidi o orbs che si trasformerebbero in droni meccanici sarebbero nostri? Che Vado? dici? Sì. Guarda, se sarebbero di qualche forza terrestre, sarebbero quelli che si sarebbero già imposti come parte terrestre predominante, cosa che la vedo molto dura. Qui nel corso di questi decenni si sono dati la colpa l'uno con l'altro, e i tic-tac sono dei cinesi, i cinesi dicono agli americani: se i tic-tac sono nostri, che ci venite a spiegare quelli che volano qua di chi sono, così almeno ci capiamo tutti quanti. E quindi è un rimbalzo della pallina da ping pong dove nessuno fino adesso si è esposto a dire la verità. Domanda di Simona. Secondo voi cosa succederà in futuro per il nostro mondo? Niente di buono visti i preamboli. Se continuiamo a delegare gli altri a fare quello che è di ognuno di noi responsabilità, sicuramente l'epilogo non sarà buono. Io dico sempre anche in altre live che qua siamo su una roulette russa. Stiamo aspettando che si spari il primo colpo e chi ci incappa, poveri loro. Forse dopo gli altri si svegliano. Però aspettiamo sempre che accada qualcosa. Quando vengono dati gli allarmi da scienziati, non da persone come me che faccio il divulgatore, non vengono ascoltati neanche gli scienziati. Ormai viviamo in un mondo dove i tuttologi e l'informazione hanno fatto un minestrone che metà basta. Allora, questa è una domanda un po' strana. Conoscete il termine Copper Green, dove scienziati russi e americani collaborano a studiare questi velivoli caduti, la loro tecnologia? Allora, GBN, il Copper Green dovrebbe essere un programma segreto di studi, ma i russi non c'entrano niente. È un programma segreto che era sotto il controllo di Rumsfeld, quindi dovrebbe essere
il periodo di Bush Junior, se non ricordo male, in cui Rumsfeld era ministro della difesa, ed è un programma americano che prende il nome da un colore proprio che si chiama Copper Green. Vado avanti, Marzio? No, dico solo due cose. Qui abbiamo tre fazioni, due alleate, che sono Russia e Cina, che fanno retroingegneria. Gli americani non sono da soli a fare la retroingegneria, hanno la collaborazione di tutti gli alleati NATO, quindi anche italiani. La maggior parte dei siti di stoccaggio e degli studi si fanno in territorio statunitense, ma perché loro sono sempre stati, dall'inizio degli anni 50, quelli che hanno investito, avevano più risorse per attrezzarsi e operare al meglio in questo settore. UFO luminosi potrebbero essere esseri interdimensionali? Se sì, potrebbe mettere in discussione tutto: religione, fisica, campo quantico, biologia, eccetera. Solo una cosa voglio dire, e poi ti lascio a te la risposta. I plasmoidi, secondo gli studi, eccetera, non sono interdimensionali, ma semplicemente perché la scienza attuale non parla di interdimensionalità in senso di appartenenza di un oggetto, di una forma di vita, eccetera, ma soltanto a livello teorico di esistenza, anche se ormai non è solo teoria, di esistenza della multidimensionalità. E mettere in discussione tutto, secondo me, no, perché la religione è una cosa, diciamo, di culto, la spiritualità è una cosa personale, la fisica no, perché in realtà sta cercando di capire questo sistema. Il campo quantico no, perché la quantistica prevede tante sfaccettature al di fuori anche degli schemi della stessa fisica. E la biologia, eccetera, insomma, le altre scienze sono fisiche che si basano su un contesto di appartenenza a un luogo fisico, quindi non c'entrano niente con la multidimensionalità e l'interdimensionalità. Per me questi esseri ancora non si sono palesati, quelli interdimensionali, e per sentirli, per comprenderli, ci vuole un coefficiente di spiritualità di un certo spessore, che non è l'equivalente di essere associati a qualche gruppo religioso. La spiritualità interiore soggettiva è un dono intrinseco che si ha per diversi fattori collegati alla natura di noi stessi. Questo lo dimostrano anche i psichionici, che oltre ad avere delle capacità mentali devono avere anche una certa elevatura spirituale. Poi, se vogliamo capire che ci sono persone che hanno delle abilità per le quali vedono le cose per quelle che sono e riescono a fare determinate cose perché queste abilità sono intrinseche a loro, è un discorso. Se vogliamo continuare a comprendere il paranormale come un qualcosa che non esiste, perché ce l'hanno inculcato così e va bene così, mentre l'hanno studiato per 30 anni e ci hanno prodotto questi soldati che hanno queste capacità mentali, che si riescono a collegare con questi velivoli, esseri, chiamiamoli come volete, questo è un altro paio di maniche. Queste persone hanno anche il loro profilo, non fanno un mistero anche nei loro profili social di dire che hanno fatto dei programmi di remote viewing e quindi hanno delle abilità per le quali possono accedere a questi programmi. Allora, si può chiedere ai tuoi ospiti come siano messi in Italia come avvistamenti in questo periodo, visto che siamo rimasti solo io e Massimo. Allora, gli avvistamenti UFO sono nella media da quando sono aumentati, quindi sono più o meno
come l'ultimo anno, cioè circa il triplo degli anni precedenti. Aggiungo solo che c'è invece un incremento all'interno del mondo ufologico di avvistamenti di sfere luminose, molte delle quali imputabili a plasmi. In alcuni casi c'è a inquinare il tutto anche avvistamenti di droni in presenza dei plasmi, quindi non di droni che volano così come normalmente svolazzano, anche se tutti questi droni in circolazione non è che si vedano, ma droni che appaiono proprio dove appaiono i plasmi. Puoi andare avanti perché sono perfettamente in linea con quello che hai detto. Allora, durante il disastro di Chernobyl ci sono stati avvistamenti di plasmoidi o altri oggetti? Sì, e non solo di oggetti e plasmoidi, anche di entità. Ci sono delle storie molto particolari su Chernobyl. Magari più avanti nel futuro dedicheremo una puntata a tutti i misteri di questa località. Comunque vicino alle centrali nucleari, sia quelle attive sia quelle in disuso che quelle dove sono avvenute le catastrofi, gli avvistamenti di UFO sono la norma, soprattutto di plasmi e anche di droni. Apro e chiudo una parentesi perché questa è una cosa importante. Penso che tutti sapete che in provincia di Latina c'è una centrale nucleare in disuso, disattivata. Ora, in tempi non sospetti, cioè quando praticamente in tutta Italia forse c'erano, sì e no, un centinaio di droni che potevano volare, tra l'altro solo in determinate zone con i brevetti, venivano avvistate sfere di plasma vicino alla centrale nucleare di Latina e penso anche nelle altre, e in concomitanza dell'arrivo dei plasmoidi venivano avvistati dei droni che sembrava, i racconti dell'epoca dicevano, sembrava che stessero facendo la guardia perimetrale, cioè giravano intorno alle mura di perimetro delle centrali nucleari, come se stessero, tra virgolette, difendendo il territorio dall'arrivo dei plasmi. Una cosa che all'epoca non si parlava per niente di droni e non erano diffusi, appunto c'erano ristrettezze, ci volevano i brevetti, eccetera, eccetera. Vado avanti? Sì, prego. Ma se finalmente la verità venisse rivelata, l'ufologia non avrà più ragione di esistere? Assolutamente no, è l'assoluto contrario. Esatto. Vai Massimo. Esatto, è l'assoluto contrario perché l'ufologia comincerebbe a aprire veramente i suoi recinti e farebbe cominciare a entrare quegli scienziati che saranno obbligati a studiare il fenomeno perché è dichiarato reale. Fino adesso questo non è avvenuto per una serie di circostanze, nonostante la lotta continua alla trasparenza che c'è dentro al Senato e al Congresso degli Stati Uniti, però ci sono anche delle realtà scientifiche che si chiamano Eric W. Davis, che si chiamano Gary Noland, che si chiamano Soul Foundation, che si chiamano Progetto Galileo, che hanno già iniziato a fare questo percorso, ma questi sono scienziati che prevalentemente hanno una loro indipendenza o hanno avuto contratti governativi su queste materie qua e quindi hanno le idee molto ma molto più chiare di tanti siti accademici che in giro per l'Europa stanno dormendo sogni sereni per il momento. Apro e chiudo una parentesi. Quello che dovete capire in qualità di appassionati ma non studiosi e ricercatori del mondo ufologico è che le associazioni ufologiche, i ricercatori ufologici indipendenti e non,
sono tutti tenuti sotto controllo e sott'occhio per quello che dicono, ma anche per quello che sanno e per quello che fanno, dai servizi segreti che si occupano appunto dello studio degli UFO, della retroingegneria, eccetera. Perché paradossalmente, e ve lo dico con cognizione di causa, quindi quello che vi sto dicendo prendetelo letteralmente, a volte anche l'ufologo più isolato, meno conosciuto e più sfottuto, potrebbe avere delle intuizioni o avere fatto delle ricerche che hanno portato a delle conclusioni che magari gli scienziati che lavorano sul campo su queste cose all'interno delle strutture, eccetera, non sono stati capaci di fare, di arrivare, eccetera. Quindi loro monitorano a 360 gradi tutto, infiltrano, eccetera, perché prendono le informazioni, e una delle agenzie che fa questo, la principale, la Central Intelligence Agency. Se andiamo a spulciare la documentazione declassificata negli anni, potete vedere, ma lo andate a vedere serenamente in una marea di documentazione, come non solo le associazioni e i ricercatori ufologici di tutto il mondo venivano spiati, le associazioni infiltrate, eccetera, ma questo la CIA lo faceva persino con le testate giornalistiche, con anche quelle scandalistiche, quelle che raccontavano barzellette, quelle che come si dice, che inventavano storie, eccetera, e raccattavano informazioni da qualunque parte, le scandagliavano, perché da qualunque parte può arrivare un'informazione fondamentale. Questo ci tenevo a dirlo. Quindi il mondo dell'ufologia, che è già importante e domani sarà ancora più importante, ha un solo problema, che da parte degli scettici, da parte delle persone che deridono l'ufologia, un domani, quando il paradigma crolla, perché crolla, e saranno costretti a tirare le somme e saranno costretti a capire con la forza del cambiamento, le novità, eccetera, se la prenderanno con gli ufologi, perché dovendo trovare un capro espiatorio, tutti i problemi che per loro si genereranno, la colpa sarà degli ufologi, e continueranno a non capire invece che ufologi o non ufologi, il fenomeno UFO e la vita extraterrestre ci sono, punto e basta. Esatto, Gabriele. Vado avanti. Prego. I plasmodi può essere sono gli Elohim di biblica memoria? Per me no. Ci può anche stare, nel senso che se c'è stato un povero Cristo che ne ha viste 57 di specie, con tanto di cartellino, e ha fatto 12 UFO crash, ci può stare tutto. Ho capito, ha fatto 12 refresh, che è una lavabiancheria. No, Clifford Stone ha dichiarato che lui è stato parte di 12 UFO crash, però lui ha detto ne abbiamo catalogate 57 di razze con tanto di cartellino, che venivano dai posti più disparati. Allora, Ben Rick in una famosa lettera affermò che la Lockheed nel deserto aveva cose da fare invidia Star Trek. Ciò avvenne negli anni 90. Pensate siano le tecnologie che stiamo vedendo oggi? Io non sono sicuro che sia propriamente così quello che disse Ben Rick. Diciamo che ci sono dicerie e fatti. Nelle dicerie va bene, diciamo che questa storia
Nei fatti, sul letto di morte avrebbe, perché ovviamente non è che è stata registrata la sua voce, la possiamo ascoltare, anche se pure quella oggi potrebbe essere falsificata, ha affermato che la tecnologia dell'F-117, che è il primo aereo stealth industrializzato, prodotto e usato in guerra, testato nella guerra del Golfo nel 1990, che è un cacciabombardiere, utilizza delle sue componenti ottenute attraverso lo studio della retroingegneria, e che la Lockheed Martin, nella fattispecie la sottosezione della Skunkworks, si occupano di questi progetti oscuri per il governo degli Stati Uniti. Ma che ci siano tecnologie da fare invidia alla Star Trek è una diceria. Con questo non sto dicendo che non ci sia. D'altra parte è notizia di questi giorni del primo teletrasporto di particelle effettuato con successo, quindi non mi meraviglia che in un'area 51, per dire un'altra base segreta di questo tipo, possono avere già sviluppato ben oltre. Ma a me, quando vengono date queste notizie, purtroppo io devo fare un ragionamento. Cioè, la Lockheed Martin ha stabilimenti che fanno pressofusione, ha stabilimenti di chimica avanzata, perché quando poi portano dei metamateriali a un povero Cristo come Gary Noland, e questo gli dà una relazione dove dice: ma qua dentro ci sono 251 isotopi, 117 non esistono sul nostro pianeta. Ho capito che sono stati pressofusi, ma non ho capito con quale tipo di tecnologia. Quindi quando si dice che hanno delle robe che vanno oltre Star Trek, io voglio anche credere che hanno investito miliardi di dollari per creare stabilimenti compartimentati che facciano determinate cose per costruire lo scafo, che ci siano anche riusciti, ma ne dubito che a livello chimico siano riusciti a trovare quei legami sul nostro pianeta per ricreare quel tipo di isotopi che non esistono sul nostro pianeta. Ci possono essere anche riusciti, ma quanto costa tutto questo? Ne vale la pena? Cioè, i budget per poi creare a livello continuativo quel tipo di tecnologia, cioè, ce le hanno le risorse, cosa fanno? Un campione, 2 campioni, poi dicono: abbiamo speso un botto di miliardi di dollari, sì, ci siamo magari riusciti, vola, è simile a loro, però poi se ne devo costruire 100, 200, come faccio? Come faccio? Come faccio? La stessa menata e per altre tecnologie che sono anche brevettate, come il TR3B. Magari l'hanno fatto, magari in qualche museo infognato sottoterra che non lo vede nessuno, però dopo che ne hanno fatto uno, che si sono dissanguati, non è replicabile in sequenza, perché quello che oggi costruiamo, visto che viviamo in un mondo economico, deve avere dei canoni di budget sostenibili. Cioè, rendiamoci conto che solo nell'aeronautica militare si fanno 300 progetti all'anno, di questi 300 ne vengono salvati 100, di quei 100 ne vengono scremati e ne rimarranno 6, di quei 6 devono decidere se 1 o 2 li mandano a sviluppo. Tutti gli anni è così. Ma quali sono le caratteristiche che salvano quel 1 o 2 progetti? La sostenibilità economica, per poi mandarli a sviluppo e poi mandarli anche al collaudo eventualmente, se vengono ritenuti attendibili per una produzione, perché se no non, cioè, questo metodo è applicabile anche alla retroingegneria. Cioè, c'abbiamo le risorse per poi costruire, cioè, cosa stiamo cercando? Magari fanno dei derivati, alcune cose sono compartimentati, alcuni elementi
vengono da quelle tecnologie lì, ma tutta la tecnologia, se non c'hai gli elementi in natura, come la fai? Se non hai la tecnologia per fare una presso-fusione senza giunture, come fai? Che deve essere interna ed esterna, stampo interno e stampo esterno. Come fai? Non replichi quel tipo di tecnologia perché non sei attrezzato. Questo è stato il primario problema di decenni di retroingegneria, che non avevamo la tecnologia per produrre, anche se l'avevi capito. Dovevi prima creare gli stabilimenti o uno stabilimento che avesse quelle caratteristiche che tu avevi compreso per creare quel tipo di tecnologia. Quindi la Lockheed Martin sì, avrà delle cose molto particolari, ma non pensiamo che noi abbiamo replicato la tecnologia che vediamo volare a 26.000 km/h e curva ad angoli retti di 90 gradi senza decelerare. Scordiamocelo. Cioè questo non è percorribile dalle nostre scienze arti note attuali. Allora, io vorrei fare un esempio su quello che hai detto per farlo capire un po' meglio. Allora, quando per esempio parliamo di velivoli militari statunitensi, e in diverse occasioni e Massimo abbiamo citato l'F-22 Raptor come il miglior caccia militare statunitense e probabilmente il migliore al mondo a livello di tecnologia, eccetera, anche se adesso diciamo la cosa viene messa in discussione. Quando però fu fatta la gara di appalto per il nuovo caccia militare che aveva anche delle caratteristiche stealth, doveva avere delle caratteristiche stealth, alla fine rimasero due caccia in concorrenza, l'F-22 Raptor e l'IF-23. L'IF-23 era un velivolo molto più avanzato per certi versi dell'F-22 e meno pesante, quindi anche più manovrabile, eccetera. Ma alla fine il governo e il Pentagono optarono per l'F-22 nonostante le migliori prestazioni dell'IF-23, che oggi uno credo sia in un museo, l'altro praticamente è stato abbandonato fino a cadere a pezzi, e per una ragione principalmente di sostenibilità ed economica, perché l'altro progetto aveva più componenti costose e quindi nel lungo termine, oltre all'acquisto, sarebbe costato molto di più anche nel mantenimento, perché noi dobbiamo pensare, non è che l'aereo esce dalla fabbrica e per 30-40 anni viene tenuto in servizio attivo, sto dicendo 30-40 anni in genere, non esistono questa lunghezza di vita, e rimangono sempre per come sono. In corso d'opera si guastano i pezzi, vengono cambiati, c'è una manutenzione continua. Nella manutenzione continua, altro esempio, l'F-35 costa di base, se non ricordo male, 60 milioni di dollari, ma all'acquisto con tutti gli upgrade ne costa quasi 300 milioni di dollari. Quindi immaginate quanto viene a costare a lungo termine mantenerlo per 20 anni. Cioè i 300 milioni di dollari diventeranno 600 milioni di dollari, perché ovviamente una cosa è acquistare l'aereo, una cosa è acquistare i pezzi. È come se quando noi abbiamo una Ferrari, la Ferrari costa 300.000 euro, ma se si sfascia uno sportello e lo deve andare ad aggiustare, ce ne vogliono 10.000. Ok, sto sparando naturalmente delle cifre, ma giusto per fare capire la proporzione e Un'altra cosa, tu hai citato l'F-22 Raptor, no? Cos'è che ha incentivato a portare questo aereo allo sviluppo, al collaudo che è durato anche un decennio circa, e che l'F-22 Raptor è stato progettato in un modo che è un aereo talmente affidabile e con delle capacità di sviluppo del 400%, perché sotto le sue carringhe c'ha dei bagni alloggi
dove ci possono stare 7 computer da una parte e 7 dall'altra, perché oggi gli aerei, oltre ad avere un discorso di meccanica propulsionalità, hanno molta elettronica al loro interno, e quindi il fattore sviluppo è dato sempre dalla più compressione dei computer fatti sempre più potenti, che possono implementare le prestazioni di base che ha già questo aereo formidabile, perché è uno dei migliori caccia incursori che sia stato mai progettato per tanti aspetti, per l'avionica ibrida, per tante condizioni che lo rendono super affidabile, che mettono il pilota in condizione di essere parecchio più veloce degli altri caccia da combattimento. Poi sarà superato, perché oggi parliamo già di sesta generazione, con delle basi prestazionali che magari qualche caccia di sesta generazione potrebbe superare di gran lunga le prestazioni aeree dell'F-22 Raptor, però la base con cui è costruito e le capacità di sviluppo lo rendono già una struttura collaudata dove si può essere implementata, che magari stanno già facendo. Probabilmente nei prossimi periodi, anche abbastanza veloci, vedremo un F-22 Raptor di sesta generazione. Esiste una controparte dell'Area 51 qui in Italia? No. Allora, esistono dei luoghi che sono etichettati come un'area 51 italiana, ma non c'entrano assolutamente nulla. L'unica struttura paragonabile all'area 51 come dimensioni, come capacità, eccetera, in epoca sovietica era il cosmodromo di Baikonur nell'attuale Kazakistan, che era anche più grande dell'area 51, era più grande del poligono di lancio di Houston, e credo che forse sia stata in assoluto la base aerea e spaziale più grande del mondo, non so per quanti chilometri quadrati si estendeva. In Italia esistono luoghi definiti Area 51, ma che in realtà vengono definiti per questo per alcuni eventi, alcune cose che accadono in quella zona, e non per motivi realmente legati all'Area 51, perché ricordiamoci che l'Area 51 è famosa per 3 motivi essenzialmente: lo sviluppo e il collaudo di aerei sperimentali, il fenomeno UFO e i misteri legati alla sua posizione, alle dicerie, alla presunto alieno ed esperimenti alieni all'interno, e quindi presenza aliena. Cosa che in Italia non esiste, ma credo che non esista proprio una base segreta sotterranea dove vengono collaudate cose, eccetera, eccetera, parlando di zone militari. Ma esisteranno sicuramente in Italia dei posti, dei luoghi dove si fanno delle cose particolari, ma che escludo siano correlate relativamente a sviluppo, a retroingegneria con tecnologie esotiche. Se è vero quello che ha depositato Grush, che è l'unico che avevamo in Italia, qualcuno ha fatto il diavolo a 4 perché gli americani se lo portassero via. Non penso che dopo ci abbiano ripensato, e se c'è stato qualche altro UFO crash ce lo siamo tenuti. Non penso proprio. Anche perché per mantenere un discorso del genere devi avere una logistica, devi avere un'equipe di studio, insomma sono soldi pubblici che lo Stato in qualche modo dovrebbe erogare in una forma non costituzionale. Lo potrebbe anche fare, però violerebbe la Costituzione. Se poi ci sarebbe una fuoriuscita di una notizia del genere in un territorio come quello dell'Italia, che guai mai a parlare di UFO, sarebbe un grosso problema. Quindi è meglio che questa roba se la sbolognano all'estero e se la piangono chi ha più strutture riservate.
Detto che siamo governati da una manica di pazzi squilibrati, cosa che condivido perfettamente, ritenete che questi ET possano diventare ostili nei loro confronti di a breve tempo se non si cambia il registro geopolitico? Che dici, Massimo? Magari quello che noi vediamo ostile per loro non lo è. Dipende sempre da che punto di vista tu guardi la situazione. Se io sono un topo dentro una gabbia, mi vedo una mano umana che mi prende per farmi una punturina o mettermi un antibiotico, io topolino dico che sei ostile nei miei confronti, perché la puntura fa male. Quindi se saranno determinati contro certe posizioni, bisognerà vedere se questa nostra interpretazione dell'ostilità che noi vediamo in modo negativo, magari sarebbe il bene per tutti, come magari no, dipende sempre dall'intento. Noi facciamo fatica a fidarci di noi stessi, litighiamo con noi stessi, fra noi simili a tutti i livelli, per vari interessi, figuriamoci se possiamo comprendere qualcuno che ragiona diverso da noi esseri umani. Siamo dei presuntuosi. Allora, una parentesi, stavo vedendo dei commenti dove si parlava dei laboratori del Gran Sasso. Allora, i laboratori del Gran Sasso sono laboratori civili. Poi, che all'interno dei laboratori civili possano essere sviluppati progetti segreti militari, questo non lo possiamo escludere, anche perché i progetti militari segreti che non sono associati a qualcosa di eclatante e vistoso possono essere tranquillamente sviluppati da civili che nemmeno sanno che stanno sviluppando un programma militare. Cioè, per la questione della compartimentazione delle informazioni, io ti finanzio uno sviluppo tecnologico, scientifico, ti sponsorizzo e ti faccio arrivare fino a un certo punto, poi quando arrivi a quel punto, che è quello che mi interessa, subentro io, ti tolgo tutto e mi porto il lavoro da un'altra parte, e questa cosa succede, è già successa. Quello che vi posso dire io è, per quello che so io, che dentro il Gran Sasso vengono fatti esperimenti di fisica, di chimica, vengono fatti esperimenti sulla mente, quindi a livello di neuroni, a livello di impulsi elettrici, eccetera, eccetera. Quindi ufficialmente non ci sono sperimentazioni belliche o che possono essere legate a retroingegneria, a questioni aliene, eccetera. Sì, sono d'accordo con te, Gabriele. Cioè, ma quella regola lì che a volte non sanno neanche a cosa stanno lavorando, ma nel senso che non hanno l'informazione della natura specifica del quadro completo, questo avviene anche nella compartimentazione della modulistica di un aereo da combattimento, perché l'F-22 Raptor l'hanno spalmato su 42 stati, magari quello che costruiva le ruote o la staffa della ruota non sapeva nemmeno che quella staffa lì andava a finire sotto al carrello dell'F-22 Raptor. Sapevano che era pagato da un ente militare, ma l'ente militare non gli va mica a dire dove va, e questo per tutte le componentistiche. Poi chi assembla ha la responsabilità e il segreto di ufficio, ma l'azienda che produce, ci sono ingegneri, vedono i disegni, hanno le macchine a controllo numerico, quello che volete voi, fanno il loro lavoro e non gli è dato sapere dove va a finire quel pezzo. Ne devono produrre 8.000, producono 8.000 pezzi. Lo stesso dentro al Gran Sasso gli dicono che deve fare
o deve raggiungere quel tipo di risultato con quell'esperimento, ma non gli è dato sapere poi quel tipo di esperimento in realtà a cosa serve il risultato. Quindi, come ha detto Gabriele, c'è una compartimentazione che non tutti sanno cosa stanno combinando, ma sanno cosa devono raggiungere come obiettivo. Allora apro e chiudo una brevissima parentesi sempre sul Gran Sasso. Io ho detto e ho parlato, sono stato specifico in questo, esclusivamente di progetti civili ufficiali, e Massimo è caduto dalla live. Non ho detto che non c'è possibilità che ci siano altra tipologia, quindi magari anche militare, di sperimentazione, eccetera. Semplicemente ufficialmente c'è solo quella civile. Allora, domanda di Eclipsia. Quindi di sicuro abbiamo in circolo orbs, plasmoidi, sonde aliene, ma secondo voi gli alieni in carne ed ossa li vedremo nel giro di 5 anni? Bella domanda. Mandagli un WhatsApp. Allora, io penso che qualcuno li ha già visti, quindi si sono già manifestati. E che per chi mi segue da tanto tempo sa bene che io non credo alla manifestazione di massa, al contatto di massa. Quindi per me no. Io non credo al contatto di massa per un semplice contatto con noi, ma metto la considerazione che se sono obbligati, per esempio per quel discorso che io faccio per quanto riguarda il pianeta Terra, allora sì. Ma secondo me, se capita una cosa straordinaria, non vedremo un extraterrestre vivo, ma è più probabile che ne vediamo uno in ammoniaca, cioè nel senso dentro un'ampolla. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se magari sono arrivati qua in tempi non recenti, ma noi li abbiamo accolti in malo modo, li troveremo immersi in un liquido biologico che li mantiene, insomma, in uno stato accettabile e non che si disgreghi la materia. O magari li hanno trovati, come per esempio nel caso del presunto alieno della caverna in Antartide, eccetera. Ti concordo con te comunque su questa cosa. Il problema è un altro, che se li hanno accoppati o li hanno trovati in uno stato di ibridazione, quello che vuoi tu, non ti diranno mai quali saranno state le cause reali della morte. Ah, certo, quello chiaro. Quindi quando Clifford Stone fa quel discorso famoso, dice: tu se uccidi una persona ti danno l'ergastolo, poi magari ti fai 30 anni di galera. Se uccidi una specie animale in via di estinzione, magari ti danno l'ergastolo e buttano via la chiave. Ma quando avevamo a che fare con questi esseri non esistevano, non c'era nessuna legge che li tutelava. Quando ti ha già fatto questo discorso, ti ha già risposto a cosa probabilmente in tempi dove l'ignoranza si grattugiava con la grattugia, hanno ritenuto giusto fare. E se gli UFO che sorvolano e stazionano sulle basi USA diventassero ostili, potrebbe essere secondo voi un'ipotesi plausibile? Per me sì. No, ma l'hanno già fatto. Un bel impulso elettromagnetico, non parte più niente, spenta anche l'ultima lampadina, non c'hanno bisogno di bombardare. Cioè, non sono come noi che ancora facciamo le scintille con la pietra. Ma il movimento dei plasmoidi è sempre lento, cioè non se ne vedono che blizzano modi UFO, giusto o sbaglio? No, sbagli.
accelerano e vanno via, solo che in genere non vanno più veloci dell'oggetto che li insegue, cioè cercano sempre di mantenere la stessa distanza minima, tra virgolette, di sicurezza. Sì, in sostanza sembrano che ti prendono in giro. Esatto, per dirla pulita proprio. Per dirla proprio educata. Domanda di Ken. Nei geroglifici egizi c'è la raffigurazione di un pianeta distrutto dove potremmo ripetere lo stesso anche noi con il nucleare? Allora, Ken, io non ho mai visto questo geroglifico egizio di cui fai riferimento, quindi non metto proprio parola. Mi sembra però strano che esista un geroglifico che rappresenta un pianeta distrutto. Forse un'illustrazione pittorica o un bassorilievo, ma geroglifico no, proprio no. Guarda, non l'ho mai visto nemmeno io, ma stai sereno che se c'era gli avrebbero dato un significato completamente opposto. O ho fatto sparire un pedale. Proprio per togliere il problema di mezzo, come hanno fatto nelle tombe dei re, segate le pareti e portate via. Allora, questa era una domanda di Franco per Angelucci. La sua opinione su ciò che vengono definiti plasma possono essere il quinto stato della materia, questo è esteso anche agli altri relatori. Perché il quinto stato della materia, Franco? Questa domanda per me è enigmatica. C'è qualcosa dietro questa domanda di Franco. Non l'afferro, ma c'è qualcosa. Vabbè, vado avanti. Per ora vado avanti. Come le automobili si evolvono nel tempo, probabilmente gli UFO hanno raggiunto un livello tecnologico in cui la materia assume varie forme e i plasmoidi sono il connubio tra coscienza e anima. Che dici, Massimo? Dico che come tutte le teorie potrebbe essere messa in fila, in lista d'attesa di risposta anche questa, nel senso che cioè noi, come ha detto anche Michele, sono tutte supposizioni, teorie, congetture, non ne abbiamo mai preso uno, non abbiamo mai studiato, non siamo in condizione nemmeno di catturarne uno, manco si fanno prendere questi passano in mezzo alle pareti dello shuttle, se vogliono, quando sono nello spazio, quindi hanno delle capacità che noi non comprendiamo. Con tutti i recenti avvistamenti UAP e le informazioni rilasciate, quanto è possibile che le istituzioni stiano usando questi fenomeni per influenzare la nostra fiducia nella scienza? Vai Massimo. No, per il momento hanno influenzato la fiducia nel negazionismo e quindi la scienza l'hanno tenuta molto fuori da queste cose qui a livello ufficiale, l'hanno utilizzata molto a livello non ufficiale la scienza, perché chi studia queste robe qua hanno delle belle capocce, non pubblicano sulle riviste scientifiche perché non possono, vengono laudamente pagati, io l'ho sempre detto. Un esempio lampante è il dottor Eric W. Davis, che quando era intanato dentro la Earth Tech International faceva degli studi che altri scienziati non si potevano neanche permettere di sognare. Può essere che i droni avanzati con jammer e performance avanzate come durata di volo e invisibilità termica per studiare i plasmoidi? Allora, dico una cosa brevissima e poi ti lascio a te la risposta. I droni potrebbero essere stati utilizzati non solo per studiare i plasmoidi,
ma a livello sperimentale probabilmente all'inizio anche per tentare di disabilitarli o disperderli, ma non ci sarebbero riusciti. Secondo me li hanno utilizzati per tentare di studiarli da vicino, però queste entità hanno questa capacità veramente di trasformarsi con delle proprietà apparenti simili, ma con delle prestazioni completamente diverse. Cioè, questi si trasformano, cioè tu gli mandi un drone, si trasformano in quel drone, ma in realtà sono un'altra cosa, non sono il drone, assumono una forma metallica, ma la loro essenza è sempre quella, quindi l'impulso elettromagnetico, tanti saluti. Allora, Franco dice: il condensato Bose-Einstein, la luce, si comporta proprio come quelli che vengono indicati come plasmoidi. Ok, quello non fa parte della domanda finale. Allora, ok, quindi la luce ha solo dovrebbe essere un quinto stato della materia. Questo che volevi dire, Franco? Quindi non plasma, ma solo luce. Perché diciamo che continuo a capirla solo parzialmente. Vabbè, per ora la lascio nuovamente in attesa di... Ma chi si assicura che specie aliene non si siano sviluppate anche su altri pianeti del Sistema Solare con capacità biologiche contestuali coerenti a tali pianeti? Nessuno. Infatti ci sono persone che teorizzano che ci possono essere altri luoghi del nostro Sistema Solare che avrebbero potuto sviluppare la vita, e di questi ce ne sono 5 certi non nel senso che c'è vita certa, certi che ci si potrebbe essere sviluppata, e almeno un'altra decina probabili di quelli conosciuti. Tra questi ci sono Europa, Titano, ce n'è un altro famoso, in questo momento non mi viene il nome. Comunque ce ne sono diversi, è un'altra luna di Giove, dove c'è ghiaccio e oceano sottoglaciale, c'è possibilità di vita, quindi anche se non abbiamo pianeti come la Terra, comunque ci potrebbe essere. Sì, è fattibile. Il problema è che noi stiamo ancora litigando se abbiamo superato le fasce di Van Allen o meno, quindi cioè, facciamo fatica per tanti aspetti tecnici a ripartire, andare sulla Luna, quindi parlare anche di altri pianeti mi sembra in questo momento qua una cosa distante. C'è stato qualche evento che la NASA ha cercato di nascondere, di qualche sonda che si era avvicinata a qualche luna nel nostro sistema solare, adesso non mi ricordo se era Giove, e la sonda è sparita e la NASA ha cercato di giustificarla questa cosa qui in un modo un po' roccambolesco, ma parliamo degli anni 90. Questi eventi, diciamo che ne sono successi forse più di uno anche alla Roscosmos. Per Sì, esempio, sì. alla Roscosmos ci fu quello famoso di Marte, mentre si avvicinava alla luna Phobos, che vide l'ombra di un oggetto sigariforme che era proiettato sulla superficie, dopodiché persero il segnale immediatamente, arrivò a fare 2 o 3 fotografie, non di più, e finì la sonda. E quelle foto sono rimaste nella storia. Allora, vado avanti. Ma allora, avevano ragione gli addotti dove gli alieni ripetevano di salvare il pianeta? Qualcuno ha fatto ironie su questi messaggi ripetuti? Allora, Massimo Mastro Rosa, gli addotti forse sulla punta delle dita di una mano in tutto il mondo possono avere dato messaggi pacifici e benevoli sul salvare il pianeta.
Forse volevi dire i contattisti. Allora, sui contattisti diciamo che il messaggio più comune, i messaggi più comuni sono due. Guarda, diciamo che ce ne possiamo aggiungere anche un terzo, così accontentiamo anche gli spiritualisti. Evoluzione spirituale dell'uomo, fine dell'uso del nucleare e salvaguardia della biosfera. Questi sono i tre elementi principali del contattismo, di tutti i contattisti, che sono, l'ho detto un milione di volte, anche Massimo lo dice costantemente, i fondamenti di un ragionamento intelligente che dovremmo fare noi esseri umani, senza bisogno di contattisti e di alieni super evoluti di 1 milione di anni avanti a noi. Basterebbe un semplice modo di ragionare leggermente differente con le nostre stesse identiche caratteristiche attuali, per capire di non fare più 3 cretinate che stiamo facendo, punto e basta. Quindi non è una cosa così importante, avevano ragione, non avevano ragione, perché comunque il fenomeno del contattismo è discutibile. Io ho portato sempre esempi importanti: i contattisti nascono come adotti, diventano contattisti dopo, molti contattisti hanno ammesso, e ci sono le testimonianze. Oggi ho pubblicato 3 documentari di Eugenio Siracusa su piccoli ovviamente spezzoni su TikTok, dove lui dice espressamente, lo dice in ben 2 documentari, non uno: io per 20 anni sono stato sotto il controllo degli alieni. Certe volte non ero io a parlare, ma erano loro a farmi dire quello che questo controllo. Non mi dite che è una cosa positiva, perché va contro il libero arbitrio. Chiusa questa parentesi, io credo che i messaggi spirituali e evoluti, tra virgolette, ma elementari, con un linguaggio a volte veramente elementare, non siano messaggi alieni dati ai contattisti, ma siano espressione degli stessi contattisti che sono arrivati a delle conclusioni, hanno maturato delle conclusioni e le legano ad un'esperienza di altro genere che hanno avuto. Fine del discorso. Questa è la mia opinione. Ma i contattisti, anche se nella fattispecie qualcuno ha dato questo tipo di messaggio, dire che avevano ragione è già la manifestazione del fallimento dell'intento che c'era nel dare questo messaggio o in un modo o in un altro ai contattisti, perché se non viene colto il messaggio è già un fallimento. Ma noi oggi non abbiamo bisogno dei contattisti, ci sono gli scienziati, ci sono i forum su YouTube. Io ripeto, cercate Edin Cocciolai e sentite che cosa vi racconta, ma non perché si è svegliato 10 anni fa che non c'era niente da fare, fa adesso faccio dell'allarmismo. Ha detto le cose per quelle che sono, non vuole essere ascoltato? È alla pari di un contattista, sarà il nostro fallimento. Allora, tu me lo fai apposta, Massimo, ogni volta che mi sto mettendo a scrivere una cosa tu finisci di parlare. Mi muto. Allora, prossima domanda, questa tanto la togliamo, di Eva: cosa pensate dell'involuzione, spesso stupidità umana in rapporto con un possibile rimprovero alieno? Allora, che ci sia un'involuzione umana io me ne accorgo giorno per giorno, mi guardo attorno, più mi guardo più evito di farlo, perché ormai siamo arrivati alla frutta. Un rimprovero alieno non credo. Beh, l'involuzione umana è in essere da più da quasi 100 anni. Non riusciamo più a ascoltare in modo razionale quello che ci circonda. Noi in realtà siamo sordi e ciechi anche, soprattutto, perché noi della nostra realtà che ci circonda ne riusciamo a percepire con i nostri sensi
sia non un 10%, ma mi ci metto anch'io in fila, non è io che sono esente. Proprio come specie siamo ridotti così, abbiamo perso le nostre parti più importanti, quelle sensoriali, quelle percettive, che i nostri avi usavano perché gli servivano per la propria sopravvivenza. Noi ci siamo adagiati su questo bel tessuto sociale che ci hanno costruito con la livella e polleggiamo su questo delegando sempre gli altri, perché poi magari quando vediamo qualcosa che non va, ma diciamo: ma io cosa posso fare? Ecco, da soli non si può fare nulla, però magari se fossimo più in ascolto, cosa che non è più percorribile perché siamo proprio involuti in questo senso, noi non sappiamo ascoltare nel sentire, che non vuol dire solo col padiglione auricolare, col nostro interiore. Anzi, aggiungo una cosa a quello che hai detto tu, che spesso ci piace ascoltare solo noi stessi. Cioè ci piace sentire noi che parliamo, noi che siamo partecipi delle cose, siamo un po' egocentrici. Esatto, l'io. Nella ricerca sui plasmoidi se ne citano alcuni lunghi fino a 1 chilometro avvistati fuori dall'atmosfera. In questo caso quanto dovrebbe essere grande in proporzione il presunto oggetto al suo interno? Ovviamente fa riferimento alla documentazione scientifica che tra l'altro abbiamo letto. Sì. Ma io la faccio breve e poi ti do la palla a te. Io penso che non è detto che l'energia esterna prodotta debba corrispondere ad una massa interna maggiore, cioè un oggetto più grande. È probabile, ma non è una certezza, cioè ci potrebbe anche stare che due oggetti magari per motivi X sviluppano una quantità di luce o di energia maggiore. Ma io di questi oggetti mi sono fatto, magari anche in modo sbagliato, però penso che sia così. Questi oggetti, chiamiamoli oggetti, queste entità sono fatte di energia, ma sono fatte anche di molecole. Queste molecole vibrano, hanno una risonanza e tramite la risonanza che riescono a creare l'intensità di vibrazione loro possono mutare e possono diventare. Ma in tutto ciò c'è una forma di intelligenza che li tiene coesi, che è una cosa invisibile. L'intelligenza tu non la puoi vedere nella sua manifestazione, la puoi intuire, essendo anche te una forma intelligente, ma non la puoi quantificare, quindi queste entità si muovono in modo intelligente, volano in modo intelligente, hanno una vita sociale, si aiutano, secondo me, fra loro, per la loro, tra virgolette, sopravvivenza. Quando viene scritto che uno mangia l'altro, io non penso che sia quello la lettura giusta, uno aiuta l'altro per la propria sopravvivenza. Si possono scindere, come noi diciamo che si mangiano uno con l'altro, si possono anche scindere, quindi diventare più parti, quindi è una forma sociale molto, molto simbiotica. Io comincio ad avere problemi di stato di veglia. Allora, la California è soggetta a inondazioni. Abbiamo le ultime due domande comunque. La California è soggetta a inondazioni eccezionali. Possiamo aggiungere anche questo a ciò che sta accadendo? Una vostra opinione, grazie. La California ha un po' di problemi di vario tipo, quindi aridità, mancanza di precipitazioni, rischio inondazioni, la faglia di Sant'Andrea, rischio tsunami, cioè, fanno la collezione di Sì, in problemi. questi giorni, proprio perché ho parlato qualche ora fa con
una persona che mi ragguagliava qual è lo stato. Sono 2 giorni che piovono, giorni che piove lì in modo molto sostenuto a Los Angeles, e le frane di melma sulle strade non si contano più. Ci sono gente che ha abbandonato la macchina perché è finita in mare insieme ai detriti. Allora, ultima domanda di Jungle X, che ci chiede se siamo a conoscenza di un eventuale avvistamento UFO dell'agosto 2019 in Ucraina. Io conosco qualche avvistamento di UFO in Ucraina, ma sono tutti posteriori al 2019. E se non erro ne ho trattati 3 qui sul canale dal 2022 in poi. Ma io mi ricordo che in quel periodo che cita questa domanda qua c'è stato qualcosa in Ucraina, e avevo visto all'epoca qualcosa che girava sui social su questo avvistamento, ma ne ho una vaga memoria. Però come al solito in quel periodo lì tutti gli avvistamenti erano fake. Tutti. Beh, devo fare comunque una ricerca perché magari l'avrò visto pure io, ma non ne ho memoria, anche perché la zona tra l'Ucraina e il Kazakistan e la Russia è una delle zone forse di tutta l'Asia, Medio Oriente, eccetera, con più avvistamenti UFO, almeno fino a qualche anno fa. Ok, allora, non ci sono altre domande. Adesso si va a dormire. Io sono alzato dalle 5:30 e sono sveglio dalle 4:30 e mi sono coricato alle 2, quindi mi lascio immaginare. Diciamo che arrivati a questo orario ne hai abbastanza. No, già ne avevo abbastanza un'ora fa, infatti sono un poco stordito di pondeggio ogni tanto. Va bene, Massimo, io ringrazio prima di tutti naturalmente a te per essere Grazie a stato, te. nonostante tu sia pure stanco e abbia fatto mattinata, e per aver dato diverse delucidazioni. Un grazie a Bruno che stasera mi ha aiutato anche più degli altri giorni, perché mi sparivano le domande da sole. Poi a un certo punto ci siamo dati il cambio, sparivano a lui e non a me. Misteri e stranezze. E vi comunico che oggi ho avuto un tentativo di hackeraggio di Google e che sono riuscito a ripristinare tutto, perché praticamente si stavano prendendo il canale, l'email, l'account e tutto quanto, ma li ho mandati a quel paese. E naturalmente un grazie a tutti i moderatori per l'ottimo lavoro fatto, per le vostre domande, per la vostra presenza e per il vostro sostegno al canale. Buonanotte a tutti, un abbraccio, ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Ciao.